perché ovviamente... Eccoci qua, buonasera. Speriamo tutto vada come debba andare. Non vedo notifiche, il che è strano. Beh, perfetto. Allora, scusate il lieve ritardo, qua ovviamente ci sono sempre i soliti intoppi, anche di definizione della location, per così dire. Buonasera Metal Mike. Oggi di Metal Mike ne parleremo. È da un po' che non riesco a interagire con te, dai, meno male, ci voleva da un po' che non ci sentivamo. Tra l'altro oggi seguivo in parte un tuo video dell'anno scorso sull'8 settembre 1943. Mi era interessato particolarmente quello sul generale Gonzaga, che era riuscito a dare gli ordini, ma che invece era stato un po'... si era trovato un pesce un po' fuor d'acqua, potremmo dirla così. E oggi infatti andiamo a parlare di una serie di argomenti sempre legati all'8 settembre, ma una serie di argomenti, tra virgolette, positivi, o meglio, andiamo a vedere, a definire quali furono gli ordini più seriamente, andiamo a vedere quali furono le disposizioni date ed eseguite dall'esercito, dalla marina e dall'aviazione italiana, andiamo a vedere gli episodi più felici della, potremmo chiamarla già resistenza italiana, dove resistenza possiamo intendere sia la resistenza partigiana, tra virgolette, sia molto più semplicemente la resistenza contro i tedeschi. E poi andremo a fare una breve analisi su un paio di differenze fra gli eventi che sono avvenuti in certe regioni, in certe circostanze, gli eventi che sono avvenuti in altre regioni, in altre circostanze, e infine ci daremo una piccola introduzione per l'argomento successivo della prossima live, della live successiva, che sarà, ahimè, la peggiore di tutte, ovvero sia tratteremo un po' invece delle regioni dove le tragedie si accumularono. Buonasera Deidara, spero che vada tutto bene, giustamente. Ci salutiamo. Dunque, prima di tutto vorrei mostrando le fonti. Usando le fonti. Vediamole subito. Allora, la prima è già fatta vedere. Caviglia. I reparti corazzati di Carlo Crippa. Poi, per la gioia di Metal Mike, anche se, oddio, io li critico un po', no? In questo caso abbiamo Enzo Biagi, la seconda guerra mondiale. Da noi qua rinfrescato, a dire il vero. E invece la grande critica che vorrei fare ad Arrigo Petacco, la seconda guerra mondiale. Grande critica anche perché adesso non l'ho ritrovato, ma secondo me lo stesso Petacco si rese conto di aver commesso una serie di errori. Tra l'altro questi due volumi, come si dice spesso, sono quelli più ristampati, nonostante ormai abbiano quasi 50 anni, e sono un po' stati sorpassati dagli eventi. Last but not least, anzi first, potremmo dire, abbiamo questo, The Most Important, ovvero sia un recente acquisto presso la libreria militare, un bel tomo, Le operazioni delle unità italiane nel settembre-ottobre 1943, pubblicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito, che fa un po' di luce su tutta una serie di eventi, anche se, come tutte le pubblicazioni fatte vedere finora, dobbiamo notare come ci siano una serie di pecche, togliamocelo dai denti, si vede che è scritto dallo Stato Maggiore per lo Stato Maggiore, quindi fa anche una figura migliore di quanto non debba in certi casi lo Stato Maggiore dell'Esercito. Buonasera Pierpaolo. Allora, dicevamo, la situazione all'8 settembre l'abbiamo già citata, abbiamo già detto che in realtà ci furono degli ordini fino ad agosto con il, se non sbaglio, non l'ordine operazioni, ma la direttiva 111 del Comando Supremo, sì, che è è diramata già il 10-11 di agosto, e poi ci sono, molto più specifici, 3 ordini che sono spesso stati ignorati. Piccola parentesi.
questi ordini, questa sequenza di ordini lanciati, diramati appunto dai comandi italiani tra agosto e settembre 1943, sono già stati letti giusto alcuni giorni fa. Mi ha anticipato, devo essere sincero, perché io li avevo appena trovato l'elenco, ho detto questi li devo leggere. Li ha già letti Giovanni Cecchini. Quindi io adesso semmai non li leggerò del tutto, ma come posso dire, rileggerò i pezzi principali, anche perché non sono del tutto in accordo con l'analisi di Cecchini, per quanto Cecchini sia, come livello di storico, come livello anche di divulgatore, cioè ordini di grandezza superiore a me, non sono del tutto d'accordo su alcuni punti di vista che ha dimostrato Cecchini. Adesso li andremo a vedere. L'enciclopedia di Biagi è sicuramente invecchiata meglio? Assolutamente sì, tanto che adesso, dopo vedremo, quando Carboni, non Carboni, come si dice, non mi ricordo più, il Petacco, narra della caduta di Roma nella seconda guerra mondiale nell'enciclopedia, e quando invece lo fa in un libricino che avevo letto addirittura alle medie e che adesso non ho ritrovato, ma ce l'ho in mente perché era uno di quei libri che alle medie rileggevi, credendolo poi infuso di verità anche se non era. Questo libricino sempre di Arrigo Petacco era La nostra guerra. Sì, è vero. Dopo ha fatto quello che ha fatto, però devo dire che nella nuova versione, mica tanto perché ormai avrà anche quella più di 20 anni, per esempio gli eventi ricostruiti a Roma sono ricostruiti in modo diverso. Basti pensare all'operato di Carboni, che nell'enciclopedia viene lodato, addirittura con 2 testimonianze un po' interessate, mentre nel piccolo libricino dei primi anni 2000 si parla invece di quello che disse Carboni a Taylor e agli americani a Badoglio, ragion per cui Carboni forse si meritava un plotone di esecuzione, ma lo vedremo meglio dopo. Quindi passiamo senza indugio a trattare una breve lettura di questi ordini. Sì, ma no, allora certamente Petacco, ma anche Biagi, anche tutti, hanno dei documenti ottimi e che vanno sempre rivalutati, perché quelli non è che scompaiono. Il difetto di non stampare niente dopo 50 anni è che semplicemente, scusate un attimo, che semplicemente, come si dice, vengono alla luce nuovi documenti o nuovi studi. No, anche la Resistenza Tricolore ho, ma è un libricino in bianco e nero dove c'è sulla copertina un raduno di ufficiali che si intitola La nostra guerra. Sì, 1940-1945, o La guerra degli italiani, adesso un lapsus, però uno di questi 2 titoli. E che è, tra virgolette, una sintesi rinnovata dell'enciclopedia. Dunque, leggiamo alcuni di questi ordini. Gli ordini quali sono? Sono l'OP44, diramato i primissimi giorni di settembre, anzi il 1° di settembre in pratica, per cui a tutti giunge arriva. L'OP45, che chissà perché per anni si è del tutto ignorato anche nelle ricostruzioni. Una piccola nota. Sfiga volle che alla fine invece crepò il figlio, che sembrava molto più attivo. Una piccola nota, vorrei fare anche alcuni paragoni proprio su questo esatto tema, anche con un paio di documentari fatti dalla Rai, che se da una parte sono fatti estremamente bene, dall'altra sono fatti in maniera estremamente ancora politica. Rimane questo problema: questa nostra storia è troppo recente e volendo è ancora politica. Che volendo come tutte le storie, ma questa in particolare. Allora, andiamo a leggere velocemente l'OP44 in alcuni suoi brevi estratti, perché non ho intenzione, tra virgolette, di leggere tutto. Questo qua però è la memoria 45, ho perso l'OP44, come è possibile? Dovrebbe essere questo qua. No, questo qua è per memoria numero 1, giustamente. Allora no, vabbè, sì. C'era l'operazione 111, l'OP44, comunque leggiamo l'OP45, tanto alla fine qual è la differenza fra i 2 ordini di ordini pubblici, come venivano chiamati? L'ordine 45 è più specifico, non di tanto,
è emesso non... Allora, la differenza fondamentale è che l'OP44 viene distribuito immediatamente a tutti, l'OP45 viene distribuito alcuni giorni dopo e inizialmente solo ai capi di Stato Maggiore delle 3 armi, i quali però devono diffonderlo il più rapidamente possibile ai loro sottoposti. Questo viene fatto solo da una forza armata e per questo ringrazio tra l'altro una live splendida di cui dopo metterò il link, che ho seguito, ahimè solo oggi, di Italian Military Archives, che fa una luce sulla battaglia del 9 settembre nell'ambito della flotta italiana. Assolutamente, questo avviene sempre. Allora, OP45. L'OP45 viene trasmesso 2 giorni prima dell'armistizio, che per gli italiani vorrebbe dire in realtà 6 giorni prima. Questa differenza non si è mai capita. Allora, sicuramente i nostri avevano... allora, ci sono dei gravi dubbi perché da una parte non ci sono conferme minime da parte degli americani sulla data, dall'altra sembra strano che tutta l'organizzazione italiana sia, basandosi sul nulla, come tarata, come se l'armistizio debba essere per forza proclamato tra il 10 e il 12. Questa cosa viene anticipata di 2 giorni, il 6 settembre appunto, quando ci si rende conto che qualcosa non va. In primo luogo, primo, si vedrà dopo il 7 settembre, per l'arrivo di 2 generali americani a Roma per prendere accordi sull'avio sbarco. E secondo anche perché le flotte anglo-americane lasciano i porti più sicuri ed entrano nel mare Tirreno. Quindi, per chi sapeva che la proclamazione dell'armistizio, firmato il 3 settembre, sarebbe avvenuta nello stesso, poco prima o nello stesso momento dello sbarco sul continente, quello che sarebbe stato poi lo sbarco di Salerno, allora tutti hanno detto, vuol dire che in realtà, cioè tutti, chi ne sapeva, ha detto, vuol dire che probabilmente l'armistizio non è il 10, il 12, il 13 di settembre, ma è un giorno prossimo, perché se le navi escono in mare senza protezione vuol dire che ci stiamo avvicinando velocemente all'atto. Dunque, l'OP45 prima fa un'analisi delle forze terrestre italiane, soprattutto germaniche in Italia, e poi dà appunti 1 e 2, e poi dà azione reparto, punto 3, azioni dei reparti dell'esercito, che sono già più specifiche. Leggiamolo velocemente. A. Completamento delle norme generali già diramate da Supercomando Memoria OP44. Circa l'impiego delle GU si aggiunge quanto segue. Cosa diceva l'OP44? Diceva di resistere, interrompere le rotabili, ovvero sia le strade che dal Brennero portano all'Italia, dalla Germania all'Italia, tenere i magazzini, tenere i depositi di rifornimenti carburante, specialmente essenziali ovviamente, tenere e quando non possibile distruggere le linee telefoniche e in generale i centri di comunicazione via radio, via telegrafo, via telefono appunto, e poi appunto dovunque si fosse attaccati a reagire con la massima energia, tagliare tutte le linee che portavano in Italia, ecco, soprattutto tenere salde le truppe e raccoglierle in modo tale da avere masse di manovra locali sufficienti da non farsi sorprendere dai reparti germanici scaglionati, ovvero sia quello che poi avverrà in molti casi, un reparto tedesco che è circondato da unità italiane, ma queste unità italiane sono disperse a decine di chilometri da loro, quindi intanto molte unità si disgregano, e poi i comandi tedeschi, i presidi tedeschi, hanno tutto l'agio di farne fuori una per una. Poi, difesa della capitale. Oltre alle disposizioni già adottate, dovrà in particolare essere assicurato che tutte le strade adducenti a Roma siano bloccate sino dall'inizio dell'emergenza. Rifornimenti: dovranno essere prese adeguate predisposizioni per assicurare alle truppe rifornimenti, specie di carburante, per il quale si attraversa una crisi gravissima, poiché evidentemente i depositi non sono stati costituiti in vista dell'ipotesi considerata. Il servizio ferroviario sarà molto irregolare, non si facciano illusioni, questo in parte avverrà. Abbiamo dei reparti che stavano andando a Roma che si trovano i treni bloccati dai bombardamenti. Sarà probabilmente necessario attuare subito i possibili spostamenti di carburante dall'Italia settentrionale all'Italia centrale. Qua fa anche un po' ridere perché dici, ricordiamo anche questa simpatica cosa, Carboni disse che
i rifornimenti di carburante del corpo d'armata motocorazzato difesa di Roma, lo disse agli americani in pratica il 7, erano in mano tedesca. Col che Carboni dimostra appunto, uno, di non aver attuato le disposizioni, perché questo era tra l'altro era già agosto. Due, in caso contrario, di essere completamente ignorante perché, o di mentire, perché i depositi erano in mano italiana. La cosa che è più stupida da parte di Carboni non è tanto quella, la cosa assurda è che dici, sai che succede? Vabbè, vuoi dire agli americani che non ce l'hai? D'accordo, ma nel frattempo quadruplica la sorveglianza a quei depositi di benzina che tra l'altro sono esterni al perimetro, mettili già in allarme. Carboni non fa niente di tutto questo, ovviamente. Anche questo testo, che pure tenta di difendere in parte Carboni e lo Stato Maggiore dell'Esercito, ovvero sia Roatta, che anche lui ha le sue colpe, persino questo libro su Carboni è costretto a dire un paio di verità. Collegamenti. Interrompere tutte le comunicazioni telegrafoniche tedesche ricavate dalla rete nazionale. Spegnimento di amplificatori, manovre interruttori, isolamento permutatori. Difendere ad oltranza le stazioni amplificatrici della rete nazionale, comprese sociali comprese, e le centrali telegrafoniche urbane ed interurbane. Le stazioni e reti militari e civili. Nel caso la difesa venga sopraffatta, dovranno essere resi inutilizzabili gli impianti, occorrendo rinforzare occultamente fino ad ora il presidio dei vari organi predetti, cosa che in Italia manca del tutto. Poi batterie contraeree e reti di avvicinamento, prigionieri britannici da salvare, popolazione dell'Alto Adige. Questo è molto interessante perché non è sbagliato ed è brutto da dire, ma si definisce F, popolazione Alto Adige. Farà causa comune con i tedeschi e cercherà di sopraffare i reparti italiani. Questi dovranno il più possibile essere raggruppati ed opporsi ai civili e ai militari, ma la loro azione sarà fortemente contrastata. In caso di necessità, ripiegamento a sud sulla zona di Trento. Questa è una vecchia grana fra italiani, austriaci e poi tedeschi, germanici. Gli italiani non si fidavano, in parte anche correttamente, della popolazione germanica tedesca del Trentino Alto Adige o del Sud Tirol, come direbbero i tedeschi. Distruzioni tedesche. E qua c'è un punto molto interessante che ci fa anche capire però come ragionavano i comandi italiani e forse non solo italiani, forse anche anglo-americani. Distruzioni tedesche. I tedeschi, lungo la loro linea di ritirata, presumibilmente Napoli, Roma, Firenze, Bologna e Brennero, distruggeranno completamente e letteralmente tutto. Questo bisogna tenerlo presente per togliere possibilmente i depositi più importanti dal loro cammino e cercare di impedire energicamente codeste distruzioni. Particolarmente attenzione sia posta ai bacini idroelettrici, che saranno certamente oggetto di particolare distruzione. E salvo che qua c'è morta tanta gente. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che i comandi italiani, almeno parte di essi, sperava, e in parte secondo me credeva, come lo credevano, e questo è evidente in certi casi anche gli anglo-americani, che al momento della resa italiana i tedeschi se ne sarebbero andati. Ora, questo non è neanche del tutto sbagliato, perché noi sappiamo da una serie di comandi, una serie di documenti anche tedeschi, che l'Italia del Nord no, ma l'Italia del centro e del sud, teoricamente in caso di resa con l'Italia sarebbe dovuta essere abbandonata a se stessa. Questo perché? Perché, come era il terrore di Kesselring, rischiava di trovarsi, tra virgolette, come direbbe, fra Cristo e due ladroni, ovvero sia tra l'avanzata degli anglo-americani, gli sbarchi e i bombardamenti, e le contromisure adottate dal comando italiano alle sue spalle, quindi Kesselring rischiava di essere stritolato. E quindi sia per questa consapevolezza, sia per i suggerimenti di Rommel, che teneva la pianura padana, il nord Italia, presso quella che poi sarebbe diventata la linea gotica, suggeriva di attestarsi Rommel. Teoricamente i tedeschi erano anche disposti a lasciare il centro-sud, non il nord che era troppo importante a livello industriale, anche noi e non solo, e troppo comodo per tenere lontano gli alleati dall'avanzata. Sperare che il nemico si arrenda e si ritiri è assurdo, semmai devi pensare che il nemico faccia l'opposto. Questo è vero, d'altro canto, allora l'ordine di per sé non è
previsione un po' troppo ottimista, questo assolutamente. Però l'ordine non è così sbagliato in che senso? Nel momento in cui tu analizzi la cosa militarmente dici per i tedeschi ha un senso molto relativo stare a farsi macellare qui. Qual è il punto fondamentale? Uno, che pare che i nostri comandanti non conoscessero Kesselring, che non era certo uno che se le mandava a dire. Due, sì, il nemico si sarebbe ritirato e se tu collaboravi, sicuramente, se gli angloamericani avessero, anche volendo compreso di più, il valore dello sforzo italiano, se gli italiani avessero attaccato se gli italiani avessero diramato l'ordine di attaccare subito dovunque i tedeschi e questo ordine fosse stato applicato anche per metà, allora la situazione di Kesselring sarebbe stata davvero tremenda. Nel momento in cui gli anglo-americani fanno una serie di errori, tipo sbarcare a Salerno, che non è che sia esattamente il posto migliore sotto molti punti di vista, e dove i tedeschi si aspettavano esattamente lo sbarco. Nel momento in cui le forze italiane che oppongono resistenza sono poche, e quelle poche che lo fanno molto spesso non sono neanche organizzate dall'alto, specie appunto sulle rotabili. Buonasera, Shevan. A quel punto i tedeschi hanno la loro possibilità di tenere più duro possibile. Poi, azione della Marina. Unità navali germaniche da guerra. Debbono essere catturate o nell'impossibilità affondate. Quindi la Marina invece ha compiti decisi. Sparate sui tedeschi. Deve essere assolutamente impedito con qualsiasi mezzo che le navi italiane da guerra o mercantili cadano in mano tedesca. Le parti della Marina dislocate, e poi parla di tutta la Marina, e le parti dell'aviazione hanno l'ordine di rientrare. Ultimo punto, su cui a questo punto uno deve dire, ma gli italiani non davvero, perché a una certa uno guardando Badoglio, Caviglia, Roatta, Caviglia no, ma e tutti gli altri, dice, ma davvero non credevano possibile la reazione dei tedeschi? Davvero credevano che i tedeschi fossero, cioè li conoscevano, dai, anche Badoglio continua a dire, noi abbiamo a che fare con i tedeschi e quelli, e faceva questo gesto agli americani, si sapevano benissimo di cosa erano capaci i tedeschi, tant'è che l'ultimo punto dell'OP45, ripeto, se volete leggerlo tutto seguite Cecchini, adesso la mia analisi sarà ovviamente diversa, è impiego dei gas da parte germanica. Bisogna prevederlo, quindi mettere in efficienza tutti i mezzi disponibili di difesa individuale e collettiva. Si aspettavano l'utilizzo dei gas da parte dei tedeschi. Senza contare che sbarcare a Salerno significa dover scendere a sud verso il Cilento, sì, sia la parte costiera del Cilento che i paesi intorno hanno un'ortografia difficoltosa, assolutamente. In realtà Salerno è circondata da un anello di montagne. Quindi, per quanto tu magari difficilmente sei ributtato in mare, dopo buona fortuna a sfondare quel settore, non è così vicino a Napoli. Da questo punto di vista è vero che gli italiani dovevano stare zitti, una cosa che dicono molti, gli italiani volevano sapere dove sbarcavano gli anglo-americani, e non era loro diritto, assolutamente no, perché li stavano ancora combattendo. D'altro canto, uno sbarco sulle coste laziali non era una cattiva idea. Cioè, da questo punto di vista, davvero, gli anglo-americani fanno degli errori che da una parte sono da novellini, dall'altra uno potrebbe dire sono fatti anche in buona fede. In quale buona fede? A me non frega niente se gli italiani perdono tutto. Problema. Se io attacco e gli italiani mi danno una mano, posso risparmiare vite dei miei soldati? Questo evidentemente sì. La domanda è, nei circoli anglo-americani, questo vale di più di una resa incondizionata dell'Italia, per cui l'Italia cessa di essere, non dico una superpotenza, ma una potenza, una grossa potenza continentale con cui fare i conti? Bisogna sapere se hanno ragionato in questa maniera, perché d'altro canto, appunto, quindi uno dice gli italiani non dovevano dire agli anglo-americani dove sbarcare, però d'altro canto tu hai un tizio che conosce il suo territorio e ti dice dove sbarcare, dove è meglio sbarcare. È pur vero, e sia chiaro, che sbarcare più a nord avrebbe voluto dire rischi maggiori, una maggiore distanza anche per gli aerei da percorrere e per le navi da percorrere, anche se non così grande. D'altro canto è anche vero che lo sbarco nel Lazio ci sarà l'anno dopo ad Anzio, e anche per la reazione tedesca, è vero, e anche per la reazione tedesca non andrà bene, però lo sbarco ad Anzio fatto a settembre 43 con un corpo d'armata motocorazzato italiano a Roma, lì secondo me sì, i tedeschi
cioè, oddio, se non si ritiravano subito erano davvero nelle pesti più totali. Ed era quello che temevano i tedeschi. Quindi bisogna vedere se questo è stato fatto per non credere agli italiani, questo è stato fatto per un calcolo politico a costo di sacrificare i propri uomini, però per dire, vabbè, ci perderemo 20.000 uomini in più, qualche mese in più di guerra, ma che ce frega, l'Italia noi è il nostro nemico, ci facciamo la pace, ma il nostro obiettivo è distruggerla, è ridurla il più possibile a livello politico-militare. Regionale, beh sì, oddio, l'Italia che c'era prima della seconda guerra mondiale era oggettivamente una potenza continentale. Sono più negli rimbarchi. Ce ne sono tanti anche di rimbarchi, però loro riescono a rimbarcarsi, a noi questa cosa è riuscita molto meno. Arriviamo, questa qua di nuovo la memoria 45, o forse ho letto la memoria 44, è l'allegato 2 e di nuovo si dicono come ci si deve comportare. Questo è la memoria 6 settembre 43, addirittura si danno un'indicazione anche ai reparti esterni. Però scusate, io ho trovato la memoria 111 e adesso e quella ci tenevo a leggerla e non mi sembra possibile che non ci sia. Che era ancora più specifica. Vai, la leggiamo insieme da qui. Assolutamente, vediamo un po'. Promemoria no, non era la 111, perdonatemi, promemoria numero 1 del Comando Supremo, sempre del 6 settembre. Che in pratica è di nuovo la definizione ancora più specifica di quello che abbiamo detto. Di nuovo si danno ordini abbastanza precisi su quello che bisogna fare e si ripete che non è da escludere un attacco tedesco alle forze italiane. Ora, il punto è questo, e qua farò un'analisi molto veloce sulla lettura che ha fatto Giovanni Cecchini. Ripeto, se qualcuno vuole leggere tutto, vuole sentirsi leggere la memoria OP44 o l'OP45 per memoria numero 1, quello che è, vada a seguire Giovanni Cecchini, che appunto fa un'ottima lettura, e soprattutto, qua siamo già a 27 minuti di live, quindi facciamola corta. Per me questi non sono ordini, non sono neanche ordini così campati per aria. Qual è il problema fondamentale che si può dare a questi ordini? Giovanni Cecchini definisce come non siano ordini precisi, però bisogna dire due cose. Uno, che specie l'OP45 è diretta ai comandi di Forza Armata, quindi aviazione, marina, aeronautica, aviazione, marina, esercito, i quali poi devono dare indicazioni sempre più precise immediatamente. L'OP44 è diretta ai corpi d'armata, se non mi sbaglio, comunque alle grandi unità. E questo è quello che dovrebbero fare invece i comandi di Stato Maggiore Generale. Il comando di Stato Maggiore Generale ti dice: tu mi devi interrompere le rotabili, le strade, mi devi difendere i mezzi di comunicazione, mi devi salvare la flotta e gli aerei e devi difendere la capitale. Prevedi che i tedeschi usano il gas. Quindi lo Stato Maggiore Generale di per sé l'ordine è corretto. Come lo devono applicare sta ai comandanti di reparto e ai comandanti della forza armata. L'unica cosa che si può dire, che però è un modo di nuovo per scaricare in alto o in basso le responsabilità, è: questa è una dottrina di mission command che non era tipica dell'esercito italiano, ovverosia io ti dico 4 cose, tu devi fare quelle, fai come vuoi per farle. Devi difendere Roma, blocca subito le strade, poi per il resto come la difendi non sono affattacci miei. Questo per gli italiani era molto raro, gli italiani tendevano a dare ordini estremamente specifici, anche alle volte in maniera eccessiva, per cui chi era sul luogo eseguiva degli ordini che in realtà non avevano senso. Va pur detto che in realtà questo è riferito appunto a comandanti di massima unità che un minimo erano abituati a dover prendere decisioni sul campo utilizzando la propria testa. Si può anche dire, su questo non ci piove, lo stavo già pensando quando disse Giovanni Cecchini, stiamo parlando di comandanti che non è che avessero brillato per intelligenza o per arte bellica militare. Ragion per cui ordini specifici è un bene che non lo siano, d'altro canto forse
un minimo di specifica in più ci poteva stare, però d'altro canto questi ordini c'erano ed erano sufficientemente specifici in modo tale da dare indicazioni su che cosa dovevano fare, su che cosa aspettarsi nelle ore successive. Scusate un secondo. Organizzarci. Ok, detto questo, passiamo alle critiche su questo punto. Leggiamo velocemente la documentazione sulla difesa. Rientriamo un attimo su una cosa triste, ovvero sia la mancata difesa di Roma, e analizziamo velocemente i problemi che hanno soprattutto Arrigo Petacco. Abbiamo già parlato dei problemi che aveva Enzo Biagi, non tanto nella scheda sulla difesa di Roma, ma sull'argomento in generale, mentre Arrigo Petacco fa una brutta cosa perché di nuovo conferma, come si può dire, conferma l'esaltazione di certi personaggi, prendendo però come testimonianza le informazioni che danno le testimonianze rilasciate anni dopo, date da questi personaggi, e addirittura in altre circostanze le testimonianze di persone decisamente interessate. Scusate, ho centrato la telecamera, my bad. Possiamo vedere fin da subito come si propone, adesso ve lo farò vedere alla vecchia maniera, come si può dire, l'impaginazione di Petacco sulla difesa di Roma e la fuga il trasferimento del governo del sovrano. Petacco non si fa nessun problema, lo definisce in quanto fuga e assalto alla baionetta. Assalto alla baionetta è ovviamente quella corvetta che la Marina ha messo a disposizione per salvare il governo e che sarà presa d'assalto dagli altri papaveri dell'esercito per tentare la fuga. Un intero capitolo è dedicato a questa fuga, tant'è, e con delle specifiche, cioè il treno dei diplomatici tedeschi, nonna, cioè qui c'è il principe, una scheda sulla corvetta baionetta, ci vediamo a pescare, l'arrembaggio, e poi Badoglio e il sovrano che arriva e, come si può dire, si lamenta della mancata resistenza si lamenta del fatto che non gli abbiano ridato un collare dell'Annunziata, sapete che dovrebbero essere restituiti. Poi di che cosa stiamo parlando? Sulla difesa di Roma è definito un piccolo capoverso in cui si esalta un po' l'operato di Carboni e poi che cos'altro? E poi la resistenza giustamente dei primi, tra virgolette, usiamo questo termine, dei primi partigiani. Qual è il punto che io non sopporto? È che, di nuovo, come in una serie di documentari, quando la riduzione teatrale? Bella domanda. Come in una serie di documentari si cita il fatto, di nuovo, che Carboni abbia dato le armi ai civili, laddove a uno può anche andare bene, ma questo non può essere credibile. Addirittura Petacco cita come testimonianza le testimonianze di 2 partigiani, che poi saranno partigiani comunisti. Questo andrebbe anche bene se non fosse che noi sappiamo a che partito si avvicinò Carboni nel dopoguerra, che è precisamente il Partito Comunista. Quindi a questo punto a uno viene il dubbio che questi testi scritti negli anni '70, queste testimonianze, siano abbastanza vicine a una certa visione e non siano fatte magari anche un po' per coprire e per esaltare l'operato di certi personaggi. Di nuovo, anche qua, in un documentario Rai, adesso vediamo se riesco a condividervelo, che sotto certi punti di vista è in parte fatto bene, anche se c'è una feroce critica alla, come si può dire, ai vertici italiani, addirittura sono messi sotto accusa, si esalta Carboni, giustamente, eccolo qua, dovrebbe essere questo,
Si esalta Carboni in che maniera? In maniera dicendo di nuovo che ha dato 2 camion con 500 fucili, 1500 bombe a mano, una roba del genere, ai civili nell'immediatezza dell'armistizio, quindi neanche al momento dell'armistizio. A questo punto la domanda sorge spontanea. Il documentario dovrebbe essere questo, lo trovate sulla Rai. E come potete vedere in realtà si tende anche a mettere letteralmente sotto la lente d'accusa i personaggi, come se fossero davvero degli interrogatori fatti ai personaggi in sede quasi di interrogatorio della polizia. D'altro canto, cosa succede? Carboni dà questi 500 fucili dimenticandosi di avere che cosa? Di avere ai suoi ordini una forza di decine di migliaia di uomini, una forza che comprende tra una balla e l'altra 400 carri armati. Quindi, di nuovo, per me la domanda è la seguente. Ma di che cosa stiamo parlando? Una persona del genere davvero merita le peggio cose, non essere ha dato le armi civili, ma non ne aveva bisogno. E soprattutto, ripeto, poteva dare il compito a un sottotenente dell'intendenza. Tornando a noi, rimanendo un attimo su questo documentario, spero che non avvenga qua, in questo documentario che ricordo si chiama 8 settembre l'Italia firma l'armistizio, il canale che l'ha pubblicato è Storia Festival, alcuni anni fa. Spero che non nasca qua una vecchia leggenda, ovverosia la leggenda del fatto che la fuga al trasferimento, che dire si voglia, del sovrano e del governo da Roma, perdonatemi, a Pescara e poi a Brindisi, non sia stata interrotta dai tedeschi per complicità, ovverosia noi facciamo passare i tedeschi, la famiglia reale e il governo, e in compenso voi ci date Roma, cade Roma. Ora, è una cosa che in molti casi abbiamo già visto, non ha senso perché primo a quel punto menti spudoratamente, fai arrendere Roma e poi prendi il re e la famiglia reale. Secondo, e che tra l'altro sarebbero ottimi ostaggi. Secondo, quando avviene il trasferimento concluso, la lotta a Roma dura ancora e non è una lotta fatta solo per far passare i sovrani, quindi non è valido. C'è un ordine di Roatta che dice di spostare, il famoso ordine che dice fronte a est, che non ha senso, che dice di spostare la resistenza da Roma su Tivoli, e qualcuno ha detto è anche fatto per proteggere il sovrano, però bisogna pensare a due cose. Uno, Roatta lo dà immediatamente prima di partire. Questo in realtà aumenterebbe l'incompetenza di Roatta, perché, come gli fa notare qualcuno, sì, ce n'è molta di più di quanto non sembri, ancora oggi. Come gli fa notare qualcuno, sì, ok, noi possiamo anche spostarci, ma noi dobbiamo spostare 50.000 uomini e 300, 400, 500 carri armati, non si fa in mezz'ora. E quindi Roatta fa attuare questa mossa, che tra l'altro i comandanti inizialmente rifiutano e operano soltanto il giorno dopo. E questa mossa non serve minimamente a proteggere i sovrani, di fatto il governo, perché quando il corpo d'armata attua questa mossa, i sovrani sono già Brindisi da un giorno in pratica, quasi. E soprattutto, appunto, quando i sovrani passano da Tivoli, gli ordini sono appena stati ricevuti. In secondo luogo, la cosa è insensata anche perché in questo documentario è bellissimo, perché si dice, accusando ovviamente, dopo che si è fatto vedere che Badoglio molto spesso mente di nuovo, si dice, si parla della colonna dei mezzi che lascia Roma verso Pescara, si dice che sono 5 auto in cui si dicono esattamente i componenti delle auto, financo i camerieri, e poi dicono che secondo, non mi ricordo, forse un principe, secondo Roatta, secondo Ambrosio, secondo Badoglio, questa colonna non fu interrotta da posti di blocco tedeschi. Ma, e qua il documentario lo dice benissimo, ma, e questo getta una luce inquietante su possibili accordi, secondo il generale Carboni, che arriva fino a Tivoli e poi è costretto a tornare indietro, ci sono dei posti di blocco tedeschi appunto che lo costringono a tornare indietro. Questo appunto dovrebbe gettare una luce inquietante su possibili accordi per salvare la famiglia reale e il governo
a scapito della difesa di Roma. Ora, io non so come ragionassero quelli che facevano i programmi Rai di 50 anni fa, programmi anche fatti bene. Ma se tu mi hai appena detto che ci sono 5 macchine, in quelle 5 macchine non c'è Carboni, è molto semplice la logica nella mia testolina. Queste 5 macchine sono passate, Carboni è arrivato 3 ore dopo, si è trovato la strada interrotta. Non è che ci siano tante da fare. Se la leggenda nasce da questo, non credo, ma potrebbe nascere da questo anche, documentario, e allora vuol dire che è una cosa che si smonta davvero in 30 secondi. Se noi abbiamo questi due tipi di testimonianze, che possono essere per una volta valide entrambe, semplicemente sono due testimonianze che si riferiscono a due periodi di tempo diversi. È un ragionamento di propaganda, sia chiaro. Tornando a noi però, e adesso basta criticare perché abbiamo fatto le pulce agli altri quando io sono il primo a fare una serie di errori. Vediamo la cosa molto semplicemente. Quali sono le più grandi vittorie nei giorni dell'8 settembre? La prima è il trionfo della Marina. Possiamo vederlo anche magari subito se riuscissimo, è un parolone, ad aprire determinate cartelle. No, però lasciamo stare. Velocemente, cosa vuol dire il trionfo della Marina? Vuol dire che, e qua di nuovo mi raccomando, andate a vedere la live di Italian Military Archives, perdonatemi, oggi non è proprio giornata. Cosa succede? La flotta italiana, a differenza dell'esercito e della marina, anzi, perdonatemi, la marina italiana, a differenza di aviazione e esercito, ordina questi ordini specifici fin da subito. E che cosa vuol dire? Vuol dire che l'OP-44 tra l'altro avrebbe dovuto essere attivato, l'OP-45 no, nella memoria 111, dove e comunque si raccomandava sempre la resistenza ai tedeschi, però molti reparti di marina, esercito, aviazione si sbandano, in altri casi no e fanno una brutta fine, in altri casi vengono attaccati subito dai tedeschi, in altri casi dopo. La marina viceversa mette subito in esecuzione l'OP-44, l'OP-45 e il promemoria 1. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la marina dà ordini precisi. Come detto appunto da Italian Military Archives, la Marina dirama subito gli ordini dovuti, quindi quali sono gli ordini dovuti? Difesa di alcune basi, ma soprattutto il prendere il mare immediatamente con le navi per dirigersi prima verso un posto sicuro e poi magari verso le basi alleate. A questi ordini vengono eseguiti. Vengono eseguiti talmente bene da sorprendere in effetti i tedeschi che già da mesi puntavano a colpire l'Italia e puntavano in primo luogo a impadronirsi della flotta. Perché? Perché, come spiegato sempre in questa live, non finirò mai di dirvelo, che sembra che io stia incensando, ma oggettivamente è fatta molto bene. I tedeschi avevano il terrore che la flotta italiana passasse da parte anglo-americana, proprio perché la flotta italiana, per quanto magari sacrificandosi, era uno dei pochi mezzi che potesse impedire una serie continua di sbarchi da parte degli anglo-americani nella penisola. E questo avverrà, ed è una cosa su cui troppo spesso ci si dimentica, il fatto che la flotta italiana si salverà e passerà con gli anglo-americani, oltre alle operazioni marittime di tipo bellico offensivo, vorrà dire che la logistica anglo-americana sarà enormemente favorita dalla protezione e dall'utilizzo delle navi italiane nei mesi successivi. Assolutamente. Dopo, ripeto, metterò il link in descrizione appena finita la mia live, che sta uscendo malino, tutto sommato, devo dire. Cosa avviene però? La Marina riesce a salvarsi nonostante alcune perdite, fra cui la più dolorosa ovviamente, quella della corazzata Roma e quella di alcuni cacciatorpediniere, non vorrei dire una bestialità al Garibaldi, ma la stragrande maggioranza della flotta italiana riesce a riorganizzarsi, prima riesce a raggiungere la Sardegna e poi financo Malta. Questo vuol dire che uno dei 3 strumenti militari italiani,
si salva ed è ancora nelle mani del governo legittimo, ovvero sia nel governo di Vittorio Emanuele III e di Badoglio. L'hanno usato bene? Bella domanda. Soprattutto Badoglio poteva salvare anche l'esercito, se vogliamo essere sinceri, però in fondo la Marina era nella parte messa meglio anche a inizio guerra. Allora, la Marina più che messa meglio, perché aveva anche dei gravi problemi lei, la Marina aveva un'organizzazione, aveva una professionalità che difettavano in gran parte all'esercito e all'aeronautica, in maniera molto più grave volendo l'aeronautica. Perché dico in maniera molto più grave? Perché l'aeronautica italiana, cioè la Marina, il grosso nodo della Marina italiana era un po' la mancanza di radar, un po' la mancanza di portaerei, però questo era dovuto anche a decisioni pregresse, eccetera. Se uno pensa a tutti i difetti che aveva l'aviazione italiana, sono davvero enormi, e se da una parte uno poteva dire che i piloti erano abili, bisogna anche ricordarsi che non erano addestrati a niente se non a combattere nelle condizioni ottimali. Come dice Metal Mike, i piloti italiani all'inizio della guerra non erano mai addestrati al combattimento notturno, non erano mai addestrati a volare con la pioggia, che te dici, capita, neanche a combattere, a volare con la pioggia, capite? I nostri non erano addestrati neanche a quello. Quindi, per quanto buoni e che gente che si sacrificava e aveva come si potrebbe dire, i cosiddetti quadrati, non avevano la stessa capacità. Buonasera Giorgio. D'altro canto l'esercito aveva delle grandi falle, l'esercito era stato grandemente impegnato, l'esercito nel 1943 era logorato in maniera devastante, anche più della Marina. La Marina però appunto si riesce a salvare ed avrà nei mesi successivi un peso notevole. La Regia Marina rimane tale fino al 46, abbondante, e influenzerà non poco la politica militare e civile degli anni successivi. Ora, riagganciamoci a questo. Perché? Vabbè, voi sapete tutti come viene affondata la corazzata Roma, visto che il pubblico è tremendamente selezionato qua. E per chi non lo sapesse, ripeto, vada a guardarsi la live. Ma uno dei motivi per cui la Roma viene affondata in quello specchio di mare, aspettate, vediamo prima il commento di Shevan. La Marina avrà avuto molti difetti, ma anche molti pregi. Di fatto, delle tre forze armate, la Marina era quella che se l'è cavata più decentemente. Sicuramente, anche perché, e questo lo sapevano anche i tedeschi fin dal prima della guerra, la visita del 38 di Hitler in Italia non è particolarmente stupito dall'aviazione e dall'esercito, è molto stupito dalla Marina. La Marina aveva una professionalità, ripeto, di tutt'altro rango. C'è quella famosa, pur appunto non esente da difetti, c'è quella famosa immagine ripresa di, non mi ricordo se 90 o addirittura 100 sommergibili che spuntano nella Baia di Napoli tutti contemporaneamente e contemporaneamente aprono il fuoco. Questo richiede una precisione con gli strumenti dell'epoca poi eccezionale, una precisione, una professionalità che difettavano a gran parte delle altre armi, pur appunto la Marina con i suoi difetti appunto. Ma dicevamo la Roma perché viene affondata, dove viene affondata? Non parliamo più della città, parliamo della corazzata Roma, che è la più grossa perdita fondamentalmente della Marina in quei giorni lì. La Roma viene affondata non nel Tirreno, ma in mare aperto, tra virgolette, nel Mediterraneo, perché ricevuta inizialmente ordine di portarsi sì, però quello vai sempre a capirlo, bisogna sempre trovarsi lì. Ricevuto ordine di portarsi alla Maddalena, ovvero sia quest'isola che è in Sardegna, nel 1700, ma che dà sulla Corsica base navale, arrivati quasi nei pressi della Maddalena, gli equipaggi hanno notizia, rocambolescamente tra l'altro, che la Maddalena è la base militare navale caduta in mano ai tedeschi. Quindi per fare questo essi invertono, cambiano la rotta, passano il mar Mediterraneo aperto, tra virgolette, per poi scendere
verso sud. E lì poi, in questo tragitto, la corazzata Roma verrà affondata con 2 bombe di nuova concezione, 2 missili non missili, potremmo chiamare bombe teleguidate di nuova concezione. Eppure la Maddalena non viene persa esattamente. Perché? Cosa è successo? I tedeschi hanno approfittato fondamentalmente con un colpo di mano degli italiani e si sono impossessati della base che poi un ufficiale italiano riesce rocambolescamente a fuggire dall'allarme. Poche ore dopo, in realtà, la Maddalena è recuperata dalle forze armate. Questo perché? Perché, come definito anche qui, ripeto, in questo libro qua, che adesso analizzerò e che sicuramente, essendo fatto dall'ufficio dello Stato Maggiore dell'Esercito, tende anche a esaltare e a proteggere certi soggetti, come si dice in questo libro, la reazione delle parti in Sardegna e Corsica è di tutt'altro tenore, ovverosia in Sardegna e in Corsica gli ordini vengono, come tra l'altro da programma, emanati, ovverosia in caso di attacco tedesco, questi ordini possono diventare immediatamente operativi. Non c'è bisogno, si dice spesso che lo P44 andava trasmesso, certo sarebbe stato meglio, ma teoricamente si ribadiva che se c'era un qualunque tipo di attostero tedesco o se mancavano le operazioni con Roma, questi ordini andavano eseguiti in automatico. In Sardegna e in Corsica questo avviene. Avviene in che maniera? Nella maniera che da una parte il generale Magli, dall'altra il generale Basso, si applicano in modo tale che questo avvenga. Ora leggeremo dei brevi estratti degli eventi che succedono in Sardegna prima e in Corsica che è ancora più complicata poi. Velocemente. Raccomando anche questa edizione perché, tra le altre cose, ripeto, io questa l'ho trovata alla Libreria Militare di Milano, è stata rifatta anche con tutta una serie di mappe, potete vederle, no, si vede malissimo, molto specifiche zona per zona, vediamo se così si riesce meglio, anche se non sono ancora impostate sui modi di fare le mappe, cioè sugli standard NATO, potremmo dire. Tra l'altro mi sono reso conto dopo di aver usato una mappa, ma da questo manuale, per i video dell'altro giorno, per alcuni post sulla battaglia di Roma. Allora, iniziamo col dire intanto che in Sardegna, non ve lo sareste mai, ecco appunto, l'8 settembre in Sardegna e Corsica è sempre dimenticato e anche qua c'è della politica per 2 ragioni fondamentali. L'8 settembre in Sardegna e in Corsica viene dimenticato, uno perché si vince, e mi spiace dirlo, ma noi italiani siamo sempre quelli che se la tirano per le sconfitte, anche quando, sì, è ovvio che è un collasso, capitano anche a tutti i collassi militari, ma bisogna esaltare, bisogna studiare il collasso, bisogna esaltare gli eroi che hanno tenuto anche in questa situazione e bisogna però analizzare quello che si sarebbe potuto fare in modo tale che un domani sai già come comportarti. Adesso vedremo il come. E poi non ho finito ovviamente, c'è un piccolo problema. I reparti italiani, si dice spesso che l'esercito italiano collassa, anche questa è politica, no? Lo Stato italiano collassa, si crea il Regno del Sud, si crea l'esercito co-belligerante. Ora, il Regno del Sud è il Regno d'Italia, punto. L'esercito collaborazionista, perdonatemi. L'esercito co-belligerante è il Regio Esercito Italiano. C'è totale continuità. I reparti in Sardegna e in Corsica sono quei reparti che, una volta sistemati, una volta adeguati, andranno a fornire il nervo di quelle che poi aumenteranno fino a diventare 6 divisioni regolari che combattono sul fronte contro i tedeschi, più centinaia di migliaia di uomini che servono la filiera logistica degli italiani e degli anglo-americani, polacco, australiani, indiani che combattono francesi che combattono in Italia. Per questo ci si dimentica spesso e volentieri degli avvenimenti della Corsica, quando in realtà dovremmo andarne fieri volendo. Vediamo. E quelle 2 isole sono fondamentali come punti di passaggio, specie la Sardegna. La live di ieri sera l'ho chiarito per bene, è vero, c'è stata anche una live, perdonatemi, di incontri di storia che parlava della Sardegna.
Io non l'ho ancora recuperata tutta, non sono riuscito a stare connesso ieri sera, letteralmente. E quindi sì, però una parte che ho seguito è quella in cui si chiarisce come queste due, vanno chiamate vertebre della colonna vertebrale mediterranea, siano essenziali. Corsica, dipartimento francese, primo dipartimento francese ad essere liberato, assolutamente sì, anche perché ci sarà una lieve collaborazione fra italiani e francesi. I francesi, giustamente, 2 minuti dopo si dimenticheranno che tutto lo sforzo l'hanno fatto gli italiani, in pratica. Ripeto, la live di cui parlava Deidare era la live di Incontri di Storia i Sardi o la Sardegna e il Vicino Oriente, se non sbaglio. Esattamente. Benissimo. Dicevamo, prima parte da leggere, in Sardegna inaspettatamente le forze italiane rispetto a quelle tedesche sono la stragrande maggioranza, però, e questo in realtà appunto non è così diverso rispetto ad altre circostanze, ci sono qualcosa come 120, tra ufficiali e soldati, quasi 130.000 uomini, a fronte di 25.000, 30.000 tedeschi, quindi una superiorità di 5-1 quasi. Però, e qua si inserisce anche la diversità di comportamento rispetto a tutto il resto del continente europeo, anche la Sardegna aveva i suoi difetti sul posizionamento di questi uomini. Dovete pensare che erano quasi tutte divisioni costiere, perché giustamente qual è il compito di una divisione costiera? È stare a difesa delle coste, e la Sardegna è un'isola e si aspetta che cosa? Si aspetta gli sbarchi da parte degli anglo-americani, quindi dovete pensare che buona parte di queste forze erano distratte sulle coste, e per di più stiamo parlando di divisioni costiere, ovvero sia reparti molto spesso di seconda linea e per nulla motorizzabili, tant'è che le divisioni costiere nel Lazio sono fatte fuori dai tedeschi in maniera molto facile, anche perché sono divisioni costiere, quindi guardano verso l'esterno. Quando arrivano gli ordini dare un occhio ai tedeschi, in realtà tutte le tue posizioni sparano verso il mare. Nessuno ha pensato di sparare alle spalle. Quindi la maggior parte delle divisioni sono costiere, mentre c'è la 90esima, no, perdonatemi, e poi ci sono, se non sbaglio, la divisione Bari, la divisione, adesso non riesco a leggere, perdonatemi, devo mettere più, la divisione Calabria e altri, tipo un raggruppamento motocorazzato e un raggruppamento tattico più a sud, che sono invece le vere forze mobili, laddove però alcune divisioni, a parte il raggruppamento motocorazzato, sono comunque appiedate, quindi sarebbero utili in certe zone, ma non ci può, cioè, ora che attraversano tutta l'isola per andare a combattere i tedeschi, questi hanno già fatto a pezzi gli altri. Viceversa, i tedeschi hanno la 90esima divisione motocorazzato Panzergrenadier e altri reparti minori, molto più centrali, quindi in realtà i tedeschi sulla posizione avrebbero un vantaggio. Qual è il punto? Intanto che da una parte anche qua i tedeschi vengono a farsi a prendere accordi, tentando appunto di rispettarsi a vicenda. Il comando italiano risponde ai tedeschi che ha ricevuto l'ordine di eliminarli, ma sapendo appunto che le sue forze sono scaglionate, decide anche il comando italiano di prendere tempo. C'è l'episodio della Maddalena, i tedeschi occupano la base e dentro poche ore un contrattacco immediato, dove tra l'altro per una volta collaborano anche ex militi della milizia fascista, quindi gente su cui in realtà non si doveva fare un buon affidamento, ma che in questo caso, a differenza che in altri casi, si dimostrano prima italiani e poi politicizzati, sbattono fuori i tedeschi dalla Maddalena, la base torna a essere velocemente italiana. D'altro canto si hanno una serie di accordi laddove intanto arrivano i comandi dallo Stato Maggiore dell'Esercito ad armistizio avvenuto. D'altro canto, soprattutto, in mancanza di ulteriori ordini dall'autorità centrale, il generale Basso non ritenne di dover modificare le decisioni già adottate, mentre i tedeschi proseguivano il movimento verso nord dell'isola secondo gli itinerari stabiliti, protetti da retroguardie corazzate. Qual è l'obiettivo dei tedeschi? In realtà è lasciare velocemente l'isola. Perché?
perché per loro non ha senso tenerla. Certo, il tentativo di far fuori alcune reparti italiane è andato a vuoto, e quindi l'obiettivo più veloce è: lasciamo quest'isola dove comunque rimarremo appunto isolati, in mezzo a truppe nemiche che, se si radunano, ci schiacciano. Ci sono un po' di giorni di maretta di semiaccordo finché il 14, quindi 80 anni fa precisi, in realtà ieri, mentre comunque venivano ordinati una serie di ordini su come attaccare i tedeschi, si ottiene un accordo, che è un accordo molto intelligente per entrambe le parti. Perché? Ecco la differenza fra un accordo, come si può dire, paritario, e un accordo dove entrambi vogliono fregare l'altro, ma un accordo dove palesemente la forza è altrui. Basso ha bisogno di organizzare meglio i suoi uomini, di radunarli. I tedeschi hanno bisogno di andarsene il prima possibile. E quindi iniziano a farlo. 14 c'è questo accordo dove si dice che i tedeschi possono andare verso nord attraverso determinate vie e devono imbarcarsi tutti entro il 17. Nel momento in cui finisce questa sorta di armistizio del 17, i tedeschi sono considerati nemici. Quindi i tedeschi in realtà hanno pochissimo tempo, perché devono attraversare in pratica tutta l'isola per imbarcarsi nei porti a nord e semmai passare in Corsica. Tra l'altro, e questo già lascia un po' potremmo dire mette un po' di confusione fra i reparti tedeschi, che lasciano molte basi con del materiale. Tra l'altro, l'accordo prevede che in qualunque caso i tedeschi diano sentore intanto di attaccare gli italiani, ovviamente, ma anche di distruggere materiale lasciato indietro o di sabotare le strade dopo il loro passaggio, questi sono considerati atti ostili e quindi verrebbero immediatamente appunto considerati come tali, e quindi l'armistizio decadrebbe e gli italiani si sentirebbero liberi di attaccare. Già il 15 i tedeschi interrompono alcune strade che avevano utilizzato, e quindi il generale Basso dà ordine di neanche 24 ore dopo, si può dire, di questo armistizio, di considerare i tedeschi nemici, quindi catturarli o ucciderli e distruggerli in buona sostanza. Il problema qual è? Il problema è che i tedeschi sono abbastanza veloci e vanno via il più in fretta possibile, giustamente, lasciandosi dietro anche parecchio materiale, ma se la battono il più in fretta possibile. Tant'è che ci sono gli italiani che letteralmente gli corrono dietro e alla fine avviene la seguente cosa. Mentre dallo Stato Maggiore si rendono conto che le forze italiane a nord, in Sardegna e in Corsica, sono quelle che tengono meglio, e quindi gli danno ordini sempre più precisi. Quindi, il 15 settembre le forze italiane respinsero le retroguardie tedesche a nord della linea Tempio-Olbia. Nel pomeriggio giunse notizia che i tedeschi avevano compiuto atti di sabotaggio sull'aeroporto di Olbia e su quello di Vanna Fiorita, contro gli italiani e i tedeschi, atto questo che poteva giustificare l'inizio di un'azione generale delle forze italiane. Venne perciò ordinato che tutti i tedeschi presenti all'isola fossero considerati nemici, e il 30° Corpo in particolare ebbe l'ordine di agire decisamente, facendo anche intervenire le batterie della Maddalena contro i natanti tedeschi, battendo con l'aviazione, le motozattole e la navigazione nello stretto di Bonifacio, quella striscia di mare che tra Sardegna e Corsica, e di concentrare al campo di Villagrande i prigionieri disertori. Lo Stato Maggiore dice di spicciarsi. E insomma, gli italiani iniziano ad attaccare i tedeschi un po' da tutte le parti. I risultati che il generale Basso si era prefissi furono solo parzialmente conseguiti per l'impossibilità di ottenere il sostegno di tutte le batterie della Milmart, appunto l'ex milizia fascista marittima, e per la lentezza dell'unità del 30° Corpo, dovuta alle interruzioni ai campi minati predisposti dai tedeschi. L'inseguimento era infatti divenuto faticoso, anche perché le retroguardie nemiche riuscivano sempre a sganciarsi in tempo, e la stessa azione del raggruppamento motocorazzato era condotta senza decisione, e quindi l'attacco generale viene procrastinato proprio il 17. Eppure il 16 i tedeschi si erano già radunati. Però lo stesso giorno 16 l'ammiraglio Brionesi inviò reparti dell'esercito presidiare le batterie della Milmart, il cui personale venne estromesso dall'arcipelago. Anche qua non ci vuole molto, evidentemente. Quando i fascisti non erano d'accordo, non ci voleva tanto a cambiare la situazione, e ordinò il ritiro dei piccoli presidi. Fu poi sollecitata una più risoluta e decisa azione del comando del 30° Corpo.
Le divisioni Calabria e Bari respinsero le divisioni Calabria e Bari respinsero le retroguardie nemiche e alle 20 occuparono Arzachena e Bassacutena, non lo dirò mai giusto, catturando prigionieri e materiali. Alle 22 la Bari raggiunse Palau, collegandosi con la Calabria, che a sua volta aveva occupato Porto Liscia, Dispensa e la cantoniera Cucconi, mentre le altre colonne del 30° corpo puntavano sulla Santa Teresa di Gallura. La giornata non era stata ancora decisiva e fu perciò necessario rinviare alla mattina del 18 il proseguimento dell'attacco. L'attacco decisivo venne iniziato dal 30° corpo il 18 e si concluse con l'occupazione di Santa Teresa di Gallura, ma il grosso delle forze tedesche aveva già lasciato l'isola. Furono però catturati 356 prigionieri, molti materiali e automezzi. L'elenco in effetti dei materiali degli automezzi che cadono è abbastanza grosso. Perdite inflitte ai tedeschi: 50 morti, 100 feriti, 395 prigionieri, 30 aerei e batterie controaereo, 2 motozattere distrutti, catturati 300... Ecco, questa è una cosa molto interessante: catturati 300 autocarri, un carro armato e 24.000 casse di viveri e generi vari. Questa è invece una perdita notevole. Perdite italiane: 40 morti, 80 feriti. È una cosa estremamente interessante, anche perché dici, in una situazione dove di per sé il comando italiano ha saputo temporeggiare il tempo sufficiente da raccogliere le forze, ma non temporeggiare dando ai tedeschi quello che volevano, ma temporeggiare contrattando sempre da una base di forza. Una forza, volendo in questo caso anche autoimposta. E qua addiviniamo a una piccola differenza fra, e mi duole dirlo, fra due modi di intendere le trattative, ovvero sia il modo, adesso ho perso giustamente il libro, quando mai ti sbagli, il modo di Basso, del generale Basso, che ha ottenuto un indubbio successo strategico, anzi, per quanto non lo sa, ma ha ottenuto un enorme successo strategico, perché dopo vedremo il perché. Per una volta che facciamo una cosa buona se ne parla poco, ovviamente se ne parla sempre poco. Tra il modo di agire di Basso, che adesso vi mostrerò, è questo signore che è un po' tempato volendo. Ah già, dopo ne parliamo di un'altra cosa. Vediamo. Condividi schermo. Eccoci qua. E questo, vediamo se si riesce a vedere. Basso, sì, però non si vede niente assolutamente. È comunque questo, avevo scaricato, preparato alcune immagini, ma non si riesce. Vediamo se riesco a condividerlo in modo migliore. Ok, apriamo questa. Ok, dovrebbe, non so se riuscite a vederlo, ma dovrebbe essere comunque corretto. Ah no, non riuscite a vederlo manco per sbaglio, perché giustamente. Dicevamo, vabbè, il modo di agire di Basso e di, in questo caso, diremmo, eccoci qua, finalmente ce l'abbiamo fatta, lui, non è che si veda molto bene, qua è già palesemente abbastanza negli anni, non era così giovane in effetti, e il modo d'agire di chi? Di Caviglia, che qua invece è ritratto nei suoi anni migliori, tra virgolette, basta vederlo, e dei generali che difendono Roma. I quali generali che difendono Roma, trattando con i tedeschi, si fanno un po' mettere i piedi. Si fanno un po' mettere i piedi in faccia, soprattutto non tengono conto dei reali rapporti di forza, e questo non è neanche una colpa, grazie dei Dara per l'aiuto, non è neanche una colpa tanto di Caviglia quanto magari di Carboni, che arriva dopo, a trattative iniziate, ma si guarda bene dal dire che la situazione si sta modificando e non impedisce che le trattative vadano avanti, e magari anche Carlo di Bergolo. Cosa succede? I tedeschi, qua Caviglia riporta come durante le trattative i tedeschi continuano ad alzare l'asticella a loro favore, addirittura arrivando a dire che hanno 700 aerei per bombardare Roma. Ora Caviglia nella sua testa non è così scemo, nonostante fosse vecchio, dice: io calcolai immediatamente che 700 aerei non ce li avevano, ne avranno avuti al massimo 70, ma bastavano a infliggere i danni. La domanda è, mi si blocca tutto, mi spiace Mike,
mi si blocca, a meno che non ne dici che è il pranzo per le trattative. Come si può dire? Caviglia pensa che 70 aerei comunque siano sufficienti a infliggere gravissimi danni alla capitale, e però la risposta che uno dovrebbe dire in quanto militare è: e chi se ne frega? No, Lussu che io sappia non li commenta, almeno non in questo caso di Caviglia, gli scontri in Sardegna, perché Lussu è a Roma e ha le sue idee un po' balzacche, tipo facciamo le barricate contro i carri, appunto, senza considerare che a Roma i carri non ce li avevano i tedeschi, ce li avevamo noi. Sempre che sarebbero serviti contro dei carri armati. Caviglia, di fronte a questo e di fronte a altre minacce dei tedeschi sulla popolazione, sparano anche qualche cannonata contro la popolazione, cede. Ora, questo magari sarà servito a risparmiare alcune vite, ma dobbiamo dirlo, in ambito militare uno deve anche saper dire: sacrifico anche questo. Vengono distrutti edifici della capitale, chi se ne frega. Il mio obiettivo è vincere e salvarla, piuttosto tenermi la capitale distrutta. Poi certo, bisogna vedere anche, è difficile da decidere, però questo potrebbe essere la logica. Caviglia, e soprattutto gli altri generali che sapevano le forze che c'erano a Roma, hanno lasciato perdere questa cosa. Vediamo invece cosa fa Basso, che sa contrattare da un punto di forza, quando gli accordi sono infranti attacca i tedeschi. E poi cosa succede? Il giorno 19 settembre, e qua citano Basso, a mezzo di lancio aereo effettuato nel cortile delle scuole, nel quale risiedeva il comando delle forze armate, il generale Basso ricevette un messaggio umanitario sentimentale del generale tedesco dalla Corsica, col quale proponeva lo scambio di prigionieri, da effettuarsi il giorno 20 presso Santa Teresa di Gallura. E qua, bellissima l'italianata, e questa davvero, ma l'italianata fatta bene. Mandai regolarmente a ritirare i miei, ma non restituì nessuno dei prigionieri nemici. Ciò provocò altro messaggio, questa volta a tipo ultimatum, con minaccia violentissima di violentissimo bombardamento del mio comando. Non risposi affatto e attesi tranquillamente con i miei ufficiali il tanto strombazzato attacco, ma non se ne fece nulla. Questa è la differenza fra due modi di combattere, due modi di pensare, due modi di non cedere a dei ricatti. Come direbbe Churchill, non contratti con una tigre quando hai la tua testa nella sua bocca. Punto. E questo vale sempre, vale anche nelle faccende civili, ancora di più figurarsi nelle militari. Non credo, però sicuramente un po' di testa aveva sfasato Lussu. Ancora, sempre da Cadorna, perdonatemi, da Cadorna stava facendo il suo in quel momento, comandava le colonne che stavano arrivando alle spalle dei paracadutisti tedeschi e di cui Carboni si dimenticò, dopo aver ordinato lui tra l'altro il movimento, quindi dici, ma che cavolo. Sempre da Caviglia sappiamo che una certa Kesselring gli dice: ho già tagliato i rifornimenti idrici, mi sono già impossessato degli acquedotti, di alcuni degli acquedotti che vanno sulla capitale. La risposta, se ci fosse stato un Basso o qualcun altro, avrebbe potuto essere molto più semplice. Tu ti sei preso gli acquedotti? Va bene, perdonatemi il francesismo, e sti cazzi, perché io ho 500 carri armati e tu non ne hai. E quindi fra 2 ore io arrivo e ti schiaccio sotto i cingoli e mi riprendo gli acquedotti. Di fronte a una risposta del genere, magari ovviamente la cosa non sarebbe del tutto cambiata, ma è un modo di contrattare. A Roma gli ufficiali, dopo che molti se ne sono andati, a questo punto non si può neanche dire che avessero sbagliato, se non che Roatta avrebbe dovuto rimanere, a differenza del sottocapo di Stato Maggiore della Marina che rimane fino all'ultimo a dare ordini. Molti ufficiali contrattano come se loro non avessero una forza combattiva, che è vero, era piena di difetti in quel momento, ma, e su questo potremmo anche giustificarli, ma col senno di poi noi sappiamo che in realtà le cose stavano andando diversamente. Non contava che avessero pochi colpi perché le stavano usando bene. Non contava che i paracadutisti stessero avanzando da nord perché c'erano 2 colonne corazzate che gli stavano colpendo da sud. Quindi se si resisteva magari ancora altre ore, la cosa sarebbe stata diversa. E invece noi abbiamo degli ufficiali che contrattano in modo timido. Ma questa è gente che dovrebbe fare la guerra tutti i giorni. Oddio, poi ecco, abbiamo gente che comanda e come dice, ecco, forse bisogna anche dire, e questa è un'ulteriore colpa
di Carboni tanto esaltato da certe testimonianze, sia di militari, sia appunto di partigiani comunisti, non so con quanto interesse, ma persino il SIM che difende Carboni e difende anche parte Roatte, ce ne vuole anche quello. Perdonatemi, persino lo Stato Maggiore, l'ufficio storico dello Stato Maggiore dice a un certo punto la verità, ovvero sia Carboni era comandante del SIM, del Servizio Informazioni Militari Totale, era il comandante interno di Roma del SIM e comandante del Corpo d'Armata Motocorazzato. Forse questi 3 incarichi erano troppi, forse non c'era cioè forse era più utile che il comandante del corpo motocorazzato stesse dove doveva stare, ovvero sia a Tivoli, e non fosse Carboni. Carboni rimanga capo di Stato Maggiore, comandante del SIM interno alla capitale e comandante del SIM in generale, e a qualcun altro che magari deve anche andare, quindi lasciare il posto di comando dello del servizio segreto e andare a comandare i reparti operanti, sia affidato il compito. Perché se no cosa succede? A Carboni lascia i comandi dei servizi segreti, poi va a comandare il corpo motocorazzato, poi torna indietro, poi ritorna lì, poi Carboni non fa niente di tutto questo perché sparisce per 36 ore, ma questi sono dettagli. Più organizzazione, più coraggio, sì, un po' più di intelligenza alle volte. E altra cosa, Carboni, e questo rimane traccia anche nel SIM, perché alcune cifre che questo manuale riporta, mi duole dirlo, non sono probabilmente corrette, tra l'altro questa è una ristampa, quindi deriva da testimonianze un pochino più antiquate, tra virgolette, la prima edizione del 75, e noi sappiamo da altre fonti che i numeri riportati non sono del tutto corretti. Carboni triplica, anche di più, le forze corazzate tedesche intorno alla capitale. Quindi Carboni di nuovo, anche come i servizi segreti italiani, però di cui a capo Carboni e di cui a capo per interi mesi, non funzionano, danno informazioni errate. Ed è assurdo che pure si stava riuscendo a vincere nonostante le informazioni errate e l'assenza di comandi. E quindi, di nuovo, di chi la colpa, se dobbiamo trovare dei responsabili, per quanto uno possa giustificarli, vista la situazione, e visto che devi prendere le decisioni lì in quel momento, è di quei comandanti che se ne vanno a chetichella, poi ritornano e si comportano così. Se, tornando un attimo all'episodio di Roma, se io posso dare una mia vaga impressione, la mia impressione me l'ero segnata alcuni giorni fa, riflettendo su queste cose su cui non si smette mai di riflettere, è, volendo, giustamente mi abbandono il computer, è la seguente, ovvero sia, vediamo, sì, tra l'altro gli ordini c'erano e trasmessi a un appunto Mission Command avrebbero funzionato meglio. Roatta sicuramente anche lui colpevole perché abbandona il suo reparto, abbandona lo Stato Maggiore dell'Esercito di fatto, senza avvisare Ambrosio all'inizio, tra l'altro, e senza avvisare né Ambrosio né il sovrano. E Roatta, a differenza del capo di Stato Maggiore della Marina, che prima dà ordini e poi lascia il sottocapo, non dà ordini, e questo fin dalle testimonianze, Roatta capisce di avere fallito totalmente già sulla baionetta, e il suo aiutante di campo glielo rinfaccia, quindi anche lì bella domanda. Poi abbiamo Carboni che appunto sparisce, di fatto abbandona la sera, anzi Carboni già sbaglia dicendo di denunciare l'armistizio, che le forze non sono pronte, quindi di fatto è primo responsabile del fatto che il governo dica vabbè, allora Roma è intenibile, leviamoci da qui, scappiamo tra virgolette. Poi anche lui sparisce per 36 ore, ritorna a Roma la mattina del 10 e forse a quel punto, la mattina del 10, Carboni si rende conto che la resistenza è ancora forte e, ascoltando i comandanti, si decide a fare quello che doveva fare 2 giorni prima o comunque prima e magari passare come l'eroico difensore della capitale. Peccato appunto che di nuovo cosa fa? Dà ordine alle truppe di marciare da Tivoli verso sud-ovest, sud-ovest. Poi viene a sapere che ci sono delle trattative, si dimentica del fatto che le sue truppe stanno iniziando a colpire alle spalle i tedeschi, o non riesce a imporsi e quindi cade anche questo. Quindi di nuovo, anche nel momento in cui finalmente riesci a prendere una decisione, ti fai mettere i piedi in testa da chi, abbandonato da te giustamente, si è messo a trattare per conto suo, ma di per sé non avrebbe autorità. E anche quell'autorità che ha non è del tutto completa, perché stiamo parlando di forze che
che erano al tuo comando. Ma tu giustamente le hai abbandonate, però dopo non riesci più a rimporti. Quindi Carboni, ripeto, per me è indifendibile, bisognerebbe fare una live apposta, ma questi sono dettagli. Ecco, a proposito del sim, sul numero di Focus Story di questo mese c'è un articolo su Cesare Me. Non ho visto il numero di Focus di questo mese. A me già però altro livello, questo sicuramente, non è che ci vogliono tanto rispetto a Carboni. Carboni deve ringraziare di essere italiano perché in un altro paese l'avrebbero fucilato. Sì, ripeto, l'errore, l'ironia di questa cavolo di Repubblica è che invece è in perfetta continuità con lo Stato precedente. Ovvero sia, quelle persone che erano totalmente responsabili vengono prima, hanno prima dei processi che di per sé le condannano già subito, Roatta e Carboni. Poi si passa a delle inchieste dove si dice che loro sarebbero sì colpevoli ma non li condanniamo, poi c'è l'amnistia e poi vengono, l'amnistia Togliatti in questo caso, ma anche altre amnistie, e poi vengono totalmente riabilitati, reinseriti nell'esercito e va tutto benissimo. Che vi devo dire? Questo è questo paese. Ma dicevamo, chiusa la faccenda con la Sardegna, dove appunto ecco, ultima parte importante sulla Sardegna. Ad avvenuta liberazione dell'isola, pervennero al comando Forze Armate Sardegna vivissimi encomi da parte del maresciallo Badoglio e dei generali Ambrosio Roatta. Anche gli alleati espressero favorevoli apprezzamenti sull'efficienza della difesa dell'isola e sulla compattezza morale delle truppe, e questo è importante, concedendo a tale regione, unica fra quelle non occupate dalle truppe tedesche, piena autonomia amministrativa senza il controllo del governo militare alleato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non solo la resistenza in Sardegna garantì un ampio bacino di non solo di reclutamento, ma soprattutto un ampio bacino di truppe già addestrate da impiegarsi sulla penisola, anche se gli anglo-americani non erano così convinti e posticiperanno questa cosa. Comunque garantì appunto decine di migliaia di uomini che andranno a far parte delle divisioni prima del CIL, perdonatemi, anzi prima ancora del primo raggruppamento motorizzato, poi del CIL, poi delle divisioni ausiliari, poi soprattutto dei gruppi di combattimento, ma la Sardegna, che si è liberata da sola, con il solo ausilio delle forze italiane, solo perché queste hanno avuto abbastanza mordente e un minimo di furbizia da parte del comandante, che ha applicato gli ordini senza bisogno di direttive, perché è un comandante di gruppo d'armata, la Sardegna non vedrà mai gli anglo-americani a comandare. La Sardegna rimarrà la sola regione italiana dove non si installerà l'amministrazione anglo-americana, con i suoi pregi, perché anche gli anglo-americani danno da mangiare alla popolazione civile, sicuramente, e con i suoi difetti. Con i suoi pregi del dire anche, brutto da dire, con i suoi difetti, ovvero sia, ci governiamo da soli. Chi dice che oggi siamo una colonia americana, e non è neanche tutto in torto, ma forse è colpa primo di quelli che ci hanno gettato in quella guerra disgraziata. E in secondo luogo dal fatto che la maggior parte degli italiani non ha fatto il suo dovere e cacciato i tedeschi con le armi in pugno subito. E come la mettiamo questa? Perché, ovviamente, certo, bisogna anche considerare che la Sardegna è un'isola e non era sulla direttrice degli anglo-americani. Però sta di fatto che la Sardegna non si autogestisce, ma rimane la sola gestita direttamente dal governo italiano. Quindi questa resistenza ha delle conseguenze parecchio importanti. Andiamo poi a vedremo nelle prossime live cose più tristi, ma per ora andiamo a vedere fuori di per sé dal territorio nazionale cosa accade in un'altra. Aspetta, Ambrosio Roatta, Carbone e Badoglio, con un simile Pokédex, cosa cavolo potevamo fare? Ah, se si tratta di vincere le disgrazie, abbiamo vinto la grandissima, Io ripeto, Caviglia al posto di Badoglio, qualunque generale al posto di Carbone, probabilmente. Possiamo fare Magli, per esempio, o anche Utili, che tra l'altro non ho portato la sua testimonianza adesso. O Messe. Mandare Messe in Tunisia fu la più grande porcata perché non l'avremmo avuto quando sarebbe stato il momento. Questa è la grande disgrazia di aver mandato Messe in Tunisia. E Ambrosio Roatta, peggio ancora.
Oddio, Ambrosio, ripeto, non lo so, Ambrosio io non l'ho mai capito. Allora, Roatta no, non si salva manco per niente e appunto è il primo forse è responsabile tanto quanto Carboni, persino le commissioni d'inchiesta lo dicono. Bellissima questa. Stato Maggiore Italiano Visconsiglio dei Jedi del prequel, chi è il più pieno di incapaci? Esattamente, che poi come al solito, quindi cosa fa il Consiglio dei Jedi? Decide di non decidere, le uniche decisioni che prende è lanciare i suoi reparti migliori, cioè dare i suoi reparti migliori al nemico. Bella questa. Bella idea. Dicevo, su Ambrosio invece io non devo ancora studiarlo come personaggio, perché oggettivamente lui gli ordini a questo punto li ha dati giorni prima. C'è la faccenda di Torino dove però molti dicono che non era lì cioè almeno c'è la faccenda del trasloco che però dalle inchieste in realtà viene fuori che lui non era andato a Torino a fare un trasloco. Dopo ci sono varie testimonianze, ora che era andato a Torino a distruggere una serie di documentazione, o che era andato a Torino, secondo queste invece sono un po' teorie, un po' campate per aria, appunto per andare a parlare con Caviglia per sostituire con lui Badoglio. Però questo non saprei dire. Però sì, Roatta e Carboni proprio non sono difendibili. Chi a causa del suo mal pianga se stesso, se siamo messi così è colpa nostra ovviamente. Tutta gente che nel corso degli anni aveva fatto carriera smettendo di pensare, assolutamente, e dove non smetteva di pensare perché pensava solo come compiacere il capo o come fargli le scarpe, questo in primis Badoglio, come fargli le scarpe, fare le scarpe al capo a costo della rovina di tutti quelli che stavano sotto e impedire a quelli che stavano sotto di salire. Badoglio campione nel appunto fare un vuoto intorno a sé e come dice Caviglia, Carboni è una creatura di Badoglio. Badoglio ha fatto scuola e Carboni, ripeto, è uno che non vede la guerra dal 18 come capitano, è stato nei servizi segreti, è stato diplomatico, è stato mandato a dirigere la scuola di Modena, è stato un buon, forse volendo, è stato nei servizi segreti, ma non ha mai comandato niente per 20 anni quasi, e lo mandi a comandare un corpo di motocorazzato con quanti? 40, soltanto quello, 40.000 uomini, che poi tutta la difesa di Roma, quindi 88.000 uomini, 500 tra carri armati e mezzi corazzati, cosa ti aspetti? Cioè, anche oggettivamente lì la colpa del sovrano, di Badoglio e di Roatta non è, ci sono tante, ma la prima è dare un comando del genere a uno che, ma lo vedi che curriculum ha? Non ha mai comandato da 20 anni, e l'ultima volta era un capitano, quindi 150 uomini, boh, gliene diamo 55.000 e 500 corazzati. Carboni è l'unico comando che ha avuto in un periodo in cui l'Italia ha fatto guerre per 20 anni su 3 continenti. L'unico comando che ha avuto Carboni è stato quello, una divisione che occupava la Corsica, ma a occupazione già avvenuta e poi tra l'altro 2 mesi e poi è stato richiamato, quindi non ha fatto neanche lotta antipartigiana. E gli hanno dato decine di migliaia di uomini, 500 carri. Cosa vi devo dire, ragazzi? 500 carri, sì, 150 carri, 250 semoventi, 150 autoblini. Cosa volevate che succedesse? Si dice Graziani, Sodo, Visconti Prasca, Badoglio, assolutamente, con la differenza che Sodo e Visconti Prasca, non lo so, loro non sono ancora stati riabilitati da nessuno, almeno quello. Ambrosio è il meno peggio dei 4, ma non chissà. Ah no, assolutamente, non è una gara chi è migliore, una gara chi è meno peggio, su questo non stiamo a sindacare. Sarebbe una gara chi sarebbe migliore se ci fossero quelli che non c'erano più. Non c'era Tellera, non c'era Balbo, anche comunque un minimo di energia l'aveva, per quanto fosse incompetente molto spesso. Non c'era Carnimeo, non c'era il Duca d'Aosta, non c'era Messe. Che tra l'altro è proprio quello che dice, se non sbaglio, Paolo Cacciadominioni mette in bocca a gente che discute a fine 42, cos'è che dice? A fine 42, già 43, che dice quei pochi buoni che avevamo li abbiamo persi, 2 sono morti, uno prigioniero, l'altro pure, e cosa vuoi che succeda dopo? Una situazione in cui eravamo, se uno come Ambrosio in quella situazione se ne fosse, sì, era meno peggio, rende parecchio l'idea, se era il meno peggio era quello, Poi vediamo, aspettate. Allora, Cavallero e Roatta che spediscono Messe in Tunisia come Bonucci e Chiellini che pretendono di giocare
a calcio meglio di Messi, è verissimo, è letteralmente quello, ovvero sia tu hai, proprio per fare sì che sai che c'è uno migliore di te e te ne vuoi disfare, lo mandi, o tenti di non dargli i comandi, e questo avviene, ricordatevi sempre che Messi era in Russia, non voleva che venissero inviate altre truppe italiane in Russia, ma nel momento in cui creano una nuova armata non gli danno neanche il comando. Lui poi litiga talmente tanto coi vertici, coi tedeschi, che lo richiamano in patria, e a quel punto dice: ah, c'è un'altra armata che sarà sicuramente persa, diamogli il comando di quella, nonostante lui di per sé è promosso quasi inizialmente come generale designato d'armata senza un'armata, per mandarlo poi dove doveva andare, cioè a farsi prendere prigioniero, laddove però ci serviva. Sì, ma tanto è tipo un Ambrogio nel senso che, com'era, il campanaro, sì, Ambrogio è il campanaro dei Promessi Sposi, no? Ambrogio le campane, suona le campane. Magari avesse suonato meglio Ambrosio, ma questi sono dettagli. Ne disse di tutti i colori ed è impossibile dargli torto, assolutamente. Messi era uno che ne aveva capito di più e secondo me Messi, come altri, oltre ad avere un po' troppo amor proprio forse, Messi però era anche quella classica persona che vede i difetti di un sistema, d'altro canto è intriso di quel sistema, vuole quel sistema, lo ritiene comunque il migliore, ma neanche il sistema, certi valori, d'altro canto vede tutto intorno, tutti i difetti, e non si capacita di come ci siano persone che pur di ottenere dei vantaggi, molto spesso neanche reali, neanche quasi di denaro o di posizione, ma soltanto onorifici, stanno sacrificando tutto. Cioè son disposti a buttare giù tutto il sistema, tutto l'edificio, tutta la nazione in questo caso, per un amor proprio di bassa lega. Sia quelli che non si rendono conto delle proprie incapacità, sia quelli che si rendono conto delle proprie capacità, ma preferiscono dire: "Beh, però comunque mi prendo il posto io al posto di quello che merita". Non solo, ma una volta che ho preso il posto non faccio di tutto per fare del mio meglio, ma una volta che ho preso il posto l'importante è fatto, anzi fammi trovare un posto ancora più in alto. Io mi immagino Messi che torna dalla prigionia, scende dall'aereo e pensa: "Sono tornato, sì". D'altro canto ha detto, secondo me ha pensato: "Sono tornato, merde, vediamo di rimediare il puttanaio che avete combinato", perché Messi ritorna dalla prigionia e lo mettono al comando di capo di Stato Maggiore Generale, e con l'esercito cobelligerante risale l'Italia, però chissà quanto Messa avrà pensato di quello che si poteva fare. Lui non aveva tutti i documenti. Vediamo, Messi come Scipione sa che ci sono i difetti, ma non si può fare niente per risolvere. Sì, anche se preferirebbe intervenire di persona, cosa che non sempre è permesso. Parole dure. Comunque, introduciamo l'ultimo argomento della serata, no, quasi l'ultimo argomento della serata, ovvero sia che cosa? Intanto facciamo vedere le immagini corrette, perché come avete visto anche dalle immagini di copertina, in realtà si capisce abbastanza dei grandi successi di cui stiamo parlando. Ovvero sia, sì, chi ha visto le immagini di copertina ha visto che per ora abbiamo parlato solo in pratica del generale Antonio Basso e di chi altri, però nell'immagine di copertina c'è una personalità che sicuramente conoscerete, che ahimè finisce in modo tragico, e ecco, da questo punto di vista verrebbe anche da dire, devo essere molto cattivo, però lo dico perché è stata una gran porcata quella fatta recentemente. Non ho seguito per nulla le manifestazioni, no dai, stavo andando avanti. Non ho seguito per aspetta, finiamo prima. Diciamo, Messi come René, non avrei mai immaginato di dover vedere una cosa del genere, ma adesso lo vorrei almeno come meme. Beh, si potrebbe anche fare, dai. Magari lo faccio. Ho un paio di meme nella saccoccia da fare da un bel po'. Dicevamo, non ho seguito per nulla le commemorazioni, tra virgolette, dell'8 settembre sui canali ufficiali, perché non mi faccio illusioni. Vabbè, questo, come in ogni stato, i canali ufficiali devono raccontare una verità, tra virgolette, edulcorata. A prescindere che sia dei vinti o dei vincitori, uno Stato deve fare propaganda per se stesso. Il problema è che
tutti in generale, in Italia in particolare, la facciamo davvero triste. L'unico video che, ahimè, mi è capitato, anzi, devo dire che è stato meno peggio di quanto credessi, ma è stato, come si può dire, il video del capo dello Stato, usiamo questo termine, che va a parlare sulle navi militari per commemorare l'affondamento della corazzata Roma e la morte di quelle migliaia, perché con la Roma sono affondati, se non sbaglio, 1300 o 1200 almeno, di marinai che sono morti lì. Il capo dello Stato dice anche parte verità, ovvero sia una roba del tipo: il fascismo è stato un inganno, e poi lo si è capito, però a quel punto la domanda sorge spontanea: è più fesso quello che, cioè, è un inganno che ci ha trascinato in guerra? Siamo alla regionale Valiseo, adesso ci arriviamo, Metal Mike. Dicevamo, il fascismo è stato un inganno ed è verissimo, d'altro canto la gente si è fatta ingannare, e per 20 anni si è fatta ingannare, quindi questo è un'onta su noi italiani, ragazzi, fuori dai denti, ce la tiriamo ancora avanti, certo non tutti, ma la stragrande maggioranza, se no, siete stati zitti. No, non l'hanno fatto, ti ripeto, io ho rifiutato in quei giorni di vedere il TG e altre, e ho visto soltanto un video di 1 minuto e mezzo su YouTube, appunto, del Capo dello Stato. La seconda è Mattarella che dice, e qua c'è, e vabbè, la propaganda, tra virgolette, per gli antifascisti mi va benissimo, anzi ci mancherebbe altro, perché si lottava anche contro i fascisti, ma anche e soprattutto contro i tedeschi. Quando però Mattarella ti viene a dire che quei marinai sono morti consapevoli della rottura del patto tra monarchia e nazione, allora te dici: momento, questo lo possiamo ancora dire noi, ma questo vuol dire sputare sulla memoria di quei marinai, perché, e questo è risaputo in varie situazioni, quei marinai hanno obbedito, nonostante girasse anche il desiderio di autoaffondare le navi, perché hanno obbedito al giuramento al re. Punto. Poi legacy, nazione, quello che volete voi, tralasciando che il patto, come facevano sapere della rottura, che era il 9 settembre e soltanto proprio alla fine sanno che anche il sovrano è al sud, questa è una grande infamata, perché vuol dire non rendersi conto dei valori per cui sono morti quegli uomini. Quei valori erano probabilmente antifascisti, ma erano nazionali. Ora, noi siamo nati volendo, abbiamo altri valori oggi, possiamo anche dire che sono migliori, ma non possiamo mettere in bocca a migliaia di persone che sono sul fondo del mare, valori per i quali non hanno lottato. Non hanno lottato. Punto. Quello è stato davvero, per me, è stato un colpo al cuore, perché dici, un discorso che ci può anche stare, ma non metterlo in bocca loro. Non metterlo in bocca loro, è proprio un'infamata. Anche perché per il resto il discorso filava. Poi ripeto, io ho visto 1 minuto e mezzo di video dove tra l'altro le parole del presidente, come al solito c'è il giornalista che parla sopra e di frasi del presidente, in questo caso ne senti 5, 4, però non mi è piaciuto quel discorso, anche perché, come vedete appunto, il primo che arriva qui nella locandina, vediamo di condividere lo schermo, adesso chiariamo di chi stiamo parlando, sapete già tutti, ovvero sia è Carlo Feccia di Cossato, vediamo qua, che anche a causa ovviamente dei suoi problemi, tra virgolette, personali, ricordiamo che Carlo Feccia di Cossato si rammaricava di aver lasciato i suoi uomini in mare, era un grande comandante di sommergibili, aveva ottenuto successi enormi in Atlantico, era l'asso dei sommergibili in Atlantico, viene promosso, quindi deve lasciare il comando del suo sommergibile, e pochi mesi dopo il suo sommergibile, con tutto il suo equipaggio, con le persone con cui ha condiviso anni di vita e di pericoli, viene affondato, e questo lo segna indelebilmente. Ma nel momento in cui il colpo di grazia per lui è quando il governo, sì, che possiamo definire antifascista, ma in gran parte formato da antifascisti che avevano fallito nel 22, si rifiuta di giurare nelle mani del re o del luogotenente, e allora lui Carlo Feccia di Cossato vede il suo mondo, nel bene e nel male,
anche volendo parecchio nel male, ma vede il suo mondo crollare, dice noi tutto questo l'abbiamo fatto in ottemperanza a un giuramento, arriva questa gente che è scomparsa per 20 anni, che butta via tutti i nostri sacrifici, ci dice quel giuramento non vale niente, e sì, voi avete salvato le navi, ma noi adesso facciamo fuori la monarchia, facciamo fuori l'idea d'Italia che avete voi e torniamo a comandare. Questo è meno nella visione di torniamo a comandare, torniamo sì, a comandare aiutati da altri che non sono le forze armate italiane, in quel momento non sono ancora i partigiani, tra l'altro, sono forse neanche gli alleati, quindi può essere in questa mente, anche volendo confondere Carlo Feccia di Cossato, il colpo finale, e infatti Carlo Feccia di Cossato morirà suicida nel 44, lasciando gli ultimi pensieri in una lettera alla madre, se non sbaglio. Però, tante. Adesso comunque, tornando appunto, passiamo all'ultima grande impresa di questo marinaio eroico. Vediamo se avete anche commentato, mi sono perso la cosa. Scusatemi. Vabbè, ma quello io posso anche capirlo, perché quello è il suo ruolo. Certo, potrebbe dirle in maniere diverse, per carità. Tornando a noi, addiveniamo appunto all'ultima grande impresa di quest'uomo, e anche all'impresa completamente diversa dell'esercito e della marina. Sì, è molto triste Shevan, ma è un uomo che perde, non è che perde i suoi valori, vede i suoi valori buttati via a un tratto, ha già i suoi problemi perché appunto è segnato nel profondo e a quel punto non ce la fa più. E non ce la fa più, e forse anche con il suo gesto forse prova ancora a dare un'idea di come ci si debba comportare quando i valori cadono, o quando o forse appunto dare un'ultima fiamma per far vedere come un'ultima fiamma di esempio morale, per così, dove non è che sia morale, però dice io ho fatto tutto fino in fondo. Non è che legacy, anche Hitler si suicida, però Hitler si suicida nel momento in cui è fallito. Feccia di Cossato, anche nel momento in cui tutti falliscono, anche nel momento della caduta, fa il suo dovere ancora fino in fondo e lo porta avanti ancora per dei mesi, e di fatto lui vince. Solo che a quel punto vede che quelli che sono stati sconfitti, sia gli antifascisti sia anche i vertici militari italiani dall'altra parte, saltano sulla barca del vincitore, a prescindere da quello che sia, perché per lui non ci vede, immagino, una lezione, una visione morale, vede soltanto la gente che prima applaudiva Mussolini, adesso applaude a qualcun altro, ma non applaude a chi ha sacrificato tutto fino in fondo. Allora dice già, ultima cosa, io intanto non posso più, cioè vedo tutto che crolla, non ce la faccio più, e poi vedete come ci si dovrebbe anche comportare in certe circostanze. È riferito a persone che evidentemente non si comporteranno mai così. Comunque, tornando a noi, a argomenti un pochino, appunto, alla sua ultima grande impresa, come potete vedere, è questa qui. Vedete la condivisione dello schermo? Ovviamente no. Eccoci qua. La condivisione, eccoci qui. La sua ultima grande impresa, che è rappresentata in questo bellissimo, in questo dipinto, anche se ovviamente un po' particolare, che questa era appunto la Regia Nave Eliseo, che fa quello che fa, ovvero sia, cosa succede in territorio straniero, perché stiamo parlando di territorio straniero in Corsica. In Corsica succede qualcosa di simile alla, come si può dire, alla Sardegna, sia da parte italiana sia da parte tedesca. In realtà da parte tedesca c'è un'onestà senza pari, perché per una volta, nonostante gli ordini siano anche qua eliminare i tedeschi e eliminare gli italiani con tutti i mezzi, abbiamo di fronte come comandante delle forze tedesche un generale di tutto rispetto che è, se non sbaglio, il nome non me lo ricordo mai, sì, von Senger und Etterlin, conosciuto da Metal Mike, se non sbaglio, che ha letto varie parti delle sue testimonianze, un generale tedesco che fa il suo dovere fino in fondo da una parte, dall'altra totalmente antinazista, quello che sarà poi il difensore contro gli anglo-americani di Monte Cassino, e riuscirà a tenere quella rocca per mesi,
e di fatto non venendo sconfitto, tra l'altro, se vogliamo proprio essere precisi fino in fondo. Quindi un generale da una parte estremamente onesto, non fanatico, e dall'altra abile. Dall'altra abbiamo generali italiani che le forze italiane sono comandate dal generale Magli, anche in questo caso godono di una superiorità abbastanza netta, ma anche in questo caso, anche qua c'è la cartina, sono disperse per l'isola e in gran parte sono forze costiere. Lato positivo però è che in questo caso le forze italiane sono davvero numericamente consistenti, ma anche quelle tedesche, perché, e questo vi basti a pensare come erano disposte le forze italiane al momento dell'armistizio, su un'isola che, se non sbaglio, forse all'epoca contava 150.000 abitanti, la Corsica, quando avviene l'occupazione italiana vengono mandati 60.000 uomini, che vuol dire che letteralmente c'è quasi un soldato italiano, e se poi aggiungiamo anche i tedeschi sono anche di più, un soldato italiano ogni 2 civili francesi. Sì, vabbè, speriamo. Oddio, speriamo che l'abbia raggiunto in alto e non in basso. A Bastia, se non sì, adesso ci arriviamo a Bastia, appunto. I tedeschi onesti, strano a dirsi, ma esistono anche loro, assolutamente. Cioè, quando uno è sia tedesco sia nazista, ma anche soltanto nazista, un po' di problema in più c'è, mettiamola così. Questo comandante tedesco addirittura era, se non sbaglio, un terziario non mi ricordo se francescano o dominicano non potrebbe essere, comunque era anche negli ordini minori di qualche ordine religioso, se non sbaglio, o entrerà dopo probabilmente. Comunque, in Corsica le forze erano decisamente a nostro favore. Di nuovo però le forze tedesche erano ben concentrate, mentre le nostre erano più sparse. D'altro canto, appunto, anche a seguito dell'OP-44 ci sono, ecco qua da questo punto di vista, questo testo un po' datato. Aspetta, vediamo. Eccolo qua. Friedrich von Senger und Etterlin, indubbiamente uno dei migliori generali della Wehrmacht. Terziario benedettino, grazie Metal Mike, io non lo ricordavo minimamente. Beh, giustamente, del resto poi è andato se aveva difeso Monte Cassino, dopo sarà andato. Sì, sono benedettini quelli di Monte Cassino. Sì, San Benedetto, sì, in effetti. Il piccolo lapsus. E quindi sia Magli dà ordine immediato di eseguire l'OP-44, senza aspettare nessun tipo di conferma, e già l'esercito italiano quindi a questo punto di vista è avvantaggiato. D'altro canto, inizialmente si spera di riuscire a fare tutto senza scannarsi con i tedeschi, proprio perché con Magli e von Senger riescono a prendere degli accordi per cui si dice che i tedeschi lasceranno l'isola. Ci sono 2 piccoli problemi. Uno, von Senger non controlla tutti i reparti alla perfezione, in particolare c'è un grosso reparto di SS che fa come preferisce. 2, ci sono le forze che arrivano dalla Sardegna, e 3, soprattutto, da Berlino arrivano ordini precisi per tenere la Corsica, perché la Corsica è considerata troppo importante, il porto di Bastia è considerato troppo importante, e quindi se all'inizio sembra che le cose si riescono a riappianare, a Bastia all'improvviso reparti tedeschi attaccano con ferocia assurda il presidio italiano e, come detto nella leva, perdonatemi, nella live di Italian non ce la faccio più, Italian Military Archives, attaccano con una tale foga e all'insaputa anche di altri tedeschi che sparano anche su dei tedeschi, queste SS, facendo morti anche fra i loro. Ma riescono a prendere il porto di Bastia o Bastia, lasciamo stare la mia pronuncia, che è essenziale per la geostrategia della regione. Cosa avviene però in pochissimo tempo? Adesso, volendo, potrei anche leggere direttamente le cose, però la reazione, possiamo anche sintetizzarla così, la reazione dei reparti italiani è altrettanto feroce, ovvero sia i reparti in loco tanto un po' resistono, poi contrattaccano immediatamente, Magli dà ordine di attaccare e rioccupare immediatamente la base. Nel frattempo cosa succede? Nel frattempo come si può dire, i tedeschi si buttano sulle navi, riescono anche a prendere la
la torpediniera Ardito, non riescono a prendere la torpediniera Eliseo, che perdonatemi, Aliseo, che è comandata appunto da Carlo Feccia di Cossato, come si vede giustamente, come mostrato anche nella copertina, che è già in mare. Detestava ferocemente l'SS, come vabbè, questo è ovvio, perché già molto spesso i rapporti fra SS e esercito non erano buoni. Se poi una persona onesta, ovviamente l'SS non poteva soffrirle, e poi le SS hanno tutta la loro parte. Ne ho parlato forse oggi, ma ho visto soltanto l'inizio del video. Le SS avevano tutta una parte di misticismo, oddio, più che pagano, parlare di paganesimo è, diciamo, inventato pagano in gran parte, che poi anche lì bisogna vedere SS per SRS, sia chiaro ovviamente, con cui probabilmente non andava tanto d'accordo uno che era in un ordine monastico, che sarebbe entrato in un ordine monastico. Però anche quello anche lì bisogna vedere reparto per reparto. Certo, quello è un reparto estremamente fanatico che quando arriva ordine da Berlino di disobbedire al comandante, di attaccare, non se lo fa ripetere 2 volte. Ma la vera storia secondo cui la parola ABT, Abate, venne erroneamente intesa come abbreviazione Abteilung, reparto militare, nella battaglia di Cassino. Tu ti riferisci riguardo al bombardamento, al fatto che gli anglo-americani hanno inteso la parola Abate, credendo che dentro Monte Cassino ci fosse quindi un comando militare invece dell'abate del monastero, per cui hanno raso al suolo l'abbazia, con tutta la gente che c'era dentro, anche se quella in parte si è salvata. Se devo essere sincero, dei Dara non saprei, non mi sono preparato su questo oggi. Secondo me non c'era bisogno di questo. Loro hanno visto quella rocca che gli stava in alto e hanno pensato che c'erano i tedeschi, nonostante i tedeschi avessero detto che non c'erano, e hanno detto: ma per sì e per no distruggiamo, senza sapere, sia quello, senza sapere che poi giustamente in realtà l'abbazia di Monte Cassino, in cui non c'erano tedeschi, dopo sarà in rovina, e le rovine saranno, i tedeschi a quel punto entreranno nell'abbazia e utilizzeranno le rovine in modo magnifico a livello militare si intende, per ributtare gli attacchi anglo-americani, che si troveranno in una situazione ancora peggiore. È il classico caso in cui sbagli completamente mossa e fai un favore al tuo nemico, sia a livello propagandistico sia a livello civile umano, perché hai ammazzato anche della gente che non c'entrava niente. A livello storico, ovviamente, in termini storici hai ammazzato un sacco di documenti anche, distrutto un sacco di documenti, e anche a livello militare. Hai fatto una boiata e i tedeschi si sono rafforzati. Il messaggio decriptato parlava tipo di ABT che stava nell'abbazia con i monaci. Potrebbe essere, potrebbe anche essere. Noi sottovalutiamo troppo spesso l'importanza delle decriptazioni alleate. Certo, in questo caso sarebbe una decriptazione errata, o meglio, un'interpretazione errata di un'interpretazione errata di una decodificazione corretta. Vedi, il misticismo cancello del nazismo. Sto rileggendo qualcosa sulla chiesa a cui credeva quella gente, roba da TSO. Sì, appunto, Mike, te l'ho detto, oggi avevo iniziato a vedere il tuo video, sono arrivato fino al momento in cui citi la fonte, poi il mio cellulare ha dato forfait e quando l'ho riattivato non sono più riuscito a ritrovarlo, e poi recupererò domani. Forse Mike, tu sapresti dire se il messaggio di Deidara, se la versione di Deidara è quella più corretta, perché io sinceramente non ne sono sicuro. Potrebbe essere avvenuto per quello. Secondo me questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Noi sappiamo che in realtà Monte Cassino, ovviamente gli inglesi già una mezza intenzione di bombardarla l'avevano, ma anche un comandante, perché oggettivamente vedere una rocca del genere che ti sta dall'alto non è bella come sensazione. Però hanno sbagliato in pieno quella volta. Il castello di Webbersburg, per esempio, non so, quando si dicono queste cose a me viene tanto il castello di Webbersburg, al confine fra Germania e Austria, e un Indiana Jones che arriva fingendosi un conte tedesco, perdonatemi, un artista scozzese, e c'è il cameriere che lo accoglie. Noi abbiamo tantissimi arazzi, ma se lei è un aristocratico scozzese, io sono Topolino, e 2 minuti dopo viene steso, ammazzate appunto da un Indiana Jones incazzato. Vediamo, Deidara, io sto la cosa del messaggio l'ho scoperta sempre col numero Focus Story, ma non avendo altre fonti sono dubbioso di fidarmi. Allora, se l'hai trovata solo su Focus, pinze,
tante pinze, perché Focus alle volte tira delle boiate di non poco, alle volte molto buone. Allora, la verità è che Focus Story alle volte tira delle grandi boiate. Era bellissima come rivista Focus Wars, dove scrivevano anche delle penne di massimo grado, anche italiane, di ottimo livello. Soltanto che quella è stata una rivista che, nonostante io ho alcuni numeri vecchi, ogni tanto li porto anche a scuola, è stata una rivista che è stata uccisa dalla pandemia. E quindi Focus Storia, io ogni tanto vedo gli articoli che so per certo essere delle boiate. Metal Mike però ci dice la risposta. Sì, la versione di Dedara è giusta, ma comunque sì, anche se nell'abbazia non c'era un soldato tedesco, era pur sempre inserita nella linea di difesa. E anche questo è vero. C'è anche da dire che molti pseudostorici ci hanno richiamato sul nazismo esoterico, prendendo cantonate colossali. Ma quello ovviamente, ma ragazzi, noi siamo anche... Io di Focus ho tutti i numeri. E la vado. Complimenti per l'investimento. E Focus Wars. Io ogni tanto li recupero, qualcuno vecchio, ma... è davvero, cioè, davvero, è una di quelle cose che mi sono rammaricato quando andai avanti per mesi a chiederle, ma mi rammaricai del fatto che non c'erano più. Ci rimasi davvero male, perché oggettivamente erano cose fatte bene. Poi su riviste che uscivano in edicola, dici, cioè... In compenso adesso molte delle riviste storiche che ci sono, Dio santo, io ho visto delle boiate di prima categoria, ma davvero di prima categoria. Non in questo caso non Focus, ma anche altre riviste proprio fa piangere. Ringraziamo tutti Metal Mike, grazie zio Mike. Poi il portafoglio piange tantissimo, però d'altro canto Deidara deve recuperare roba vecchia perché non esce più niente. Di Focus Storia solo quelle dal 35 in poi, adesso sono quasi 200, sì, sono tante, quello sicuramente. E anche lì secondo me un po' si stanno affinando. E poi c'è sempre l'articolo ballerino che oddio, che non sono neanche scritti male, però sono divulgativi, però appena tu lo leggi magari, se è un articolo sul 700, tu minimo hai studiato quel periodo, dici qua metà delle cose che ci sono non reggono. Poi adesso non mi viene in mente esempi specifici, quindi mi taccio perché non posso accusare senza portare prove. E né è mio compito né mia intenzione, tra l'altro. Tornando a noi, passiamo finalmente a questa perdonatemi, a questa battaglia della Corsica, non mi veniva più. Bisogna dire che Magli si era già speso, già il 26 luglio aveva chiarito subito anche verso i... Aspetta un attimo. La prima volta che ho letto il messaggio da BT mi pare che fossero gli anni 80, potrebbe essere. Già il 26 luglio aveva chiarito anche le parti magari della milizia di non fare cavolate e che si era giurato a qualcun altro. Gli articoli di Frediani sull'antica Roma meritano. Frediani e Breccia sono le prime persone che mi sono venute in mente e ne hanno scritti parecchi su Wars. Ne hanno scritti parecchi. Io quello sulle guerre d'Italia, quello poi sulla conquista del la conquista europea nell'America, erano dei begli articoli. Ragazzi, questa è storia vecchia. Io ho scoperto cose oggi. Dai, forza, riprendiamo. Tra l'altro questo libro mi si sta disfacendo in mano. Ecco, l'unico difetto di questa nuova edizione è che l'impaginazione, ho notato molto rapidamente, fa schifo. Sono passati 2 giorni, vedete, il libro non è stato maltrattato perché l'ha preso la libreria militare, l'ha preso direttamente dalla vetrina e me l'ha dato. Io l'ho messo in un sacchetto nello zaino, non l'ho sbatacchiato. Io sono uno che i libri, anche ai miei computer e altre cose, li porta dovunque. Questo invece è rimasto a casa 2 giorni e si sta già staccando. Non so se si vede, ma si sta già staccando le ultime comparti. Dovrò vedere come risolverla in fretta. Quindi cosa succede? Queste SS e anche le parti gli vanno dietro. Cosa succede però? Succede che ai loro incontrano una resistenza feroce, adesso noi la semplificheremo anche perché sono già le 23, incontrano una resistenza feroce da parte degli italiani. La torpediniera Liseo
torna indietro, che aveva già preso il mare. No, Shevan, appunto, vabbè, tranquillo, finiamo fra poco, dai. Buonanotte, recupera pure domani. La torpediniera Eliseo aveva già preso il mare, torna indietro e combatte con un tale accanimento, con una tale ferocia, che, e questo lo sappiamo anche dalla live di Italian Military Archives, e lo sappiamo dalle intercettazioni dei messaggi tedeschi e italiani fatte dagli inglesi, quindi un casino. I tedeschi credettero di avere davanti un'intera squadra di cacciatorpediniere, invece avevano di fronte una sola torpediniera. Sta di fatto che questa torpediniera, nonostante centrata, colpita, attacca con risolutezza e nell'arco di poco tempo affonda, pur essendo in una situazione disperata di per sé, perché aveva contro, se non sbaglio, un cacciatorpediniere, due, come si può dire, due cercasottomarini, due cercasommergibili e 6 motozattere che sembrano robe da niente, ma motozattere vuol dire mezzi da sbarco corazzati e armati con cannoni di medio calibro per sbarcare le truppe e i carri armati, quindi cioè, roba niente affatto debole, specie sul litorale. Attacca, affonda 4 motozattere, affonda i cacciasommergibili, affonda il cacciatorpediniere e costringe le ultime 2 motozattere a andare verso la riva, dove sono fatte a pezzi dalle batterie costiere che sono state riprese dagli italiani. Questo è il grande merito di Carlo Feccia di Cossato. Carlo Feccia di Cossato, che da solo, con una nave, ne affronta 9 e le affonda tutte in pratica. Non per niente, per questo gli sarà riconosciuta la medaglia d'oro al valore militare, e uno dei pochissimi a prendere la medaglia d'oro al valore militare non per il sacrificio ma per una vittoria, una gloria nei giorni dell'8 settembre. Cioè, quello davvero un trionfo, un capolavoro che magari, anzi senza magari, nei prossimi giorni sicuramente anche nei post su Instagram e qua su YouTube racconteremo con ancora maggiore precisione. Perché le batterie italiane erano tornate in mano all'esercito, agli italiani? Perché fondamentalmente, appunto, abbiamo già detto, la reazione degli italiani anche a terra è molto veloce, la reazione di Magli ordina decisamente di contrattaccare, e questa è la cronaca vecchia, ovviamente, ma molto serrata di quanto avviene in quel momento. Improvvisamente alle ore 0:30 del 9 settembre, quindi mattina del notte, le truppe tedesche effettuarono un colpo di mano a Bastia. Ad un segnale convenuto, mentre vari gruppi bloccavano l'accesso del porto, attaccandone il personale di vigilanza, marinai giunti con mezzi da sbarco, appoggiati al fuoco delle armi da essi installate, assalirono in massa 503 e poi si impadronirono dell'ardito. All'aggressione parteciparono. Cessata l'azione di fuoco, i tedeschi occuparono il porto, catturando il personale che vi si trovava. La reazione italiana fu pressoché immediata, sulla base degli ordini impartiti dal generale Magli, il quale, nel corso della notte, dispose che il terzo battaglione dell'80° Fanteria, rinforzato da una compagnia semovente da 47-32 del 20° battaglione, quello per i semoventi deve essere stato un bellissimo episodio, perché hanno dimostrato di sapersi farsi valere. I semoventi sono agli L40 da 47-32, non quelli piccini picciotti, i semoventi più piccoli in assoluto, 6 tonnellate, un cannone da 47-32 che quasi non ci stava comunque nel carretto, che però quando volevano, se usati bene in modo intelligente, soprattutto contro certi reparti, facevano parecchio male ancora. Passasse alla disposizione del generale Egidio Stivala, comandante della difesa del porto di Bastia, per ristabilire la situazione. All'alba tutte le artiglierie della piazza intervennero, specialmente contro i natanti tedeschi che tentavano di allontanarsi, appoggiando l'attacco svolto dai reparti dell'80° Fanteria Friuli, dai bersaglieri, dai militi del 60° Battaglione M, quindi addirittura Battaglione M sono è la milizia fascista, e Battaglioni M sono i reparti speciali, quindi qua abbiamo altri reparti fascisti che non hanno dubbi su se deve venire prima l'idea politica o la patria, evidentemente anche, immagino, comunque un po' bombati da ufficiali dell'esercito, dai battaglioni da sbarco e dai carristi, sostenuti dalle forze navali, che ebbe pieno successo. I tedeschi riportarono non meno di 160 morti a terra e altri colpiti sulle imbarcazioni. Numerosi
numerosi prigionieri, 2 perdite italiane, 5 morti, 51 feriti. Questa è l'azione di Vittoriosa. Oltre a 70 morti e feriti dispersi a bordo dell'Ardito. A bordo dell'Ardito invece non conta come la battaglia, questi sono stati soldati italiani e tedeschi attaccati all'improvviso dalle SS e su cui si sono ammazzati tra l'altro fra di loro. Altri atteggiamenti, e questa è la battaglia di Bastia. Qua vediamo sì, è vero, la Regia Nave Cormorano, giusto, Metalmaica arriva in supporto come le battaglie costiere all'Eliseo sulla fine, giusto rendere onore e merito anche a questi altri equipaggi. Questo però per dire quando c'è la decisione, la professionalità e la persona giusta al momento giusto cosa si può ottenere. Qua abbiamo, questa è la battaglia di Bastia, e qua abbiamo una serie di immagini, se riusciamo, della, famosi tra l'altro ormai, della battaglia di Bastia. Sono immagini parecchio famose, se riusciamo, qua fa un po' schifo, con i semoventi che rioccupano il porto, e questo Carlo Fece di Cossato, questa è un'altra immagine della Corsica, questa è un'altra, dimenticate, le colonne di Celeri dei Bersaglieri che rioccupano il porto di Bastia dopo una notte di combattimenti. Questa è proprio un'immagine classica, questa l'ho trovata di Paolo Crippa in pratica, anche se non so dove l'abbia presa perché non c'è la fonte, ed è bellissima perché si vede un semovente L40 con che ha lavoro svolto, si vedono ancora il fumo dei combattimenti, e non so perché, ma io sono sicuro che questo carrista sta fumando una sigaretta dopo aver visto il lavoro fatto, un po' stanco, un po' soddisfatto del lavoro stanco, mi dà proprio l'idea, questa impressione. Ed è una bellissima, è una delle poche, tra virgolette, sempre considerando che si parla di morti e feriti, è una delle poche bellissime immagini di quelle triste giornate. Un reparto che ha fatto il suo dovere e al mattino vede i risultati dell'operato e si riposa ma è ancora vigile, pronto. Se riusciamo, ok, perfetto. E poi però la battaglia della Corsica non è finita perché va avanti, arrivano anche le forze della Sardegna e va avanti ancora l'11 settembre con le forze tedesche sempre più raggruppate, e c'è tutta, magari questo ne parleremo un'altra volta leggendo parti per parti, perché poi Bastia viene addirittura ripersa per poi essere riconquistata una seconda volta, anche con un minimo aiuto da parte dei francesi. Ci sono anche poi battaglie a Zonza e in altre località, fin quando alla fine della fiera c'è addirittura una seconda fase dell'operazione dove davvero arrivano anche più consistenti aiuti da parte dei francesi, ma alla fine per ottobre le resistenze tedesche crollano, la stessa Bastia viene di nuovo per l'ennesima volta a questo punto liberata, e il successo delle forze italiane e francesi è pieno e potremmo dire, per quanto sembrerà strano, completo. Una cosa che dobbiamo sempre ricordare è che questo successo pieno e completo viene esaltato, ovviamente, viene anche un po' messo in sottordine, ovviamente, dai francesi che tendono a dimenticarsi degli eventi e di chi ha dato davvero il merito. Basti pensare alle perdite che ci sono. Se avevo guardato anche soltanto uno dei rari casi che uno prova a vedere Wikipedia, infatti qua non c'è da fidarsi per niente, la sezione di Wikipedia lasciatela perdere perché è brevissima, non cita niente, la sezione di Wikipedia sulla battaglia della Corsica, ma o forse ero io che ero su un altro sito, dove si diceva esattamente quali erano le perdite italiane e francesi e tedesche in Corsica, ed era palese quanto in realtà la liberazione fu dovuta più che altro al concorso delle forze italiane. Forze italiane che di fatto in questo luogo ebbero una superiorità più che morale, morale non direi, ma sicuramente estremamente combattiva e di forze
sulle forze tedesche, che alla fine furono ridotte a malpartito e furono costrette a ritirarsi. Altra cosa di cui dobbiamo che dobbiamo assolutamente tenere in mente di questa vittoria pieno carico, anche se molto più combattuta delle forze italiane, e che adesso vediamo se riesco anche a mostrarvi. C'è un'ultima immagine, questa presa dal libro di Petacco, ma l'ho presa malissimo, dove ci sono gli effetti di un bombardamento italiano, se non sbaglio. Abbiamo qui una delle ultime, a parte Porto di Bastia, eccetera, forse questa, no, come fai questa qua, la battaglia di Bastia, questa, no, devo metterla in ordine. Eccoci qua, girata male, proviamo a girare l'immagine. Non so se riuscite a vedere tutta sgranata qua, giustamente, una foto fatta molto male, ammetto, ma magari la ripubblicherò nei prossimi giorni. Qua ci sono dei militari italiani che stanno visionando uno Stug 3, un mezzo, o meglio, un semovente corazzato d'assalto, un corazzato d'assalto per i nostri giornalisti, un qualunque carro armato tedesco distrutto dal fuoco contro carro italiano, e qua sul resto della foto di fatto è tutta una colonna tedesca distrutta sulla strada che va verso, se non sbaglio, verso Bastia. E quindi anche qui una netta vittoria italiana, in questo caso col concorso francese, una vittoria delle divisioni Friuli e Cremona, che poi nel 1940, fine 44, inizio 45, altro non saranno che due dei più attivi gruppi di combattimento, quindi sempre divisioni, che combatteranno sul continente italiano per liberare il proprio paese dai nazifascisti, dai nazisti tedeschi e dai loro alleati fascisti. Mettiamola così si capisce sempre. Queste forze, non mi ricordo mai, dovrebbe essere il Friuli, che i cui reparti di bersaglieri sono i primi ad entrare a Bologna, mentre il Cremona forse era, non mi ricordo, addirittura di seconda linea o sull'altro settore. Quindi anche qua, di nuovo, come per le forze in Sardegna, le forze impiegate in Corsica saranno fondamentali non per la rinascita, ma neanche per la ricostruzione, ma sicuramente per il reinfiggentamento dell'esercito italiano. L'esercito italiano che ormai dappertutto la Marina ha diramato gli ordini per considerare ostili i tedeschi dappertutto. L'esercito lo fa dopo, alcuni giorni dopo lo fa, ma che l'Italia otterrà dalle sue forze, saranno quei reparti, il nervo di quei reparti che l'Italia potrà schierare per liberare se stessa con il concorso di fatto con l'aiuto essenziale, fondamentale, totale degli anglo-americani, con il concorso delle forze partigiane nel poco sud, più centro-nord Italia. Ovviamente questo non si discute. La liberazione italiana è dovuta in primo luogo agli anglo-americani, e in questo caso si tratta di liberazione, sia chiaro, perché io posso parlare di occupazione della Sicilia, perché quando la Sicilia viene occupata noi siamo in guerra con gli anglo-americani, ma devo parlare di liberazione dell'Italia, perché l'Italia viene liberata, l'Italia non è in guerra con gli anglo-americani, c'è un armistizio in corso, certo dopo ci sarà anche l'armistizio lungo e pagheremo quella pace fuori dai denti, ma abbiamo dichiarato guerra a noi, quindi parlo di liberazione dell'Italia perché l'Italia non è in guerra con gli anglo-americani, è in guerra con i tedeschi, che non solo già nei giorni precedenti, come abbiamo visto nel live prima e come ha detto anche Giovanni Ciccini, avevano occupato il territorio nazionale, ma hanno attaccato le truppe. Certo, la domanda che si dice anche utili, se non sbaglio, una certa quando Roatta rifiuta in un primo momento di dare ordine di eseguire l'OP-44, cioè utili imbestialito, e ha ragione, perché anche lì a me ha fatto sempre spaccare Roatta, che ha le prime notizie di paracadutisti tedeschi che marciano su Roma, attaccando i nostri reparti, si illude palesemente. Torniamo al discorso di quei soldati che hanno disertato di fatto, lasciando i propri reparti senza nessun ordine. È un ragionamento mentale, tu ti illudi, crei una realtà alternativa. Dice, ma sarà un reparto isolato. A parte il fatto che poco dopo viene smentito perché attacchi arrivano da tutte le parti, ma anche se fosse un reparto isolato, è una divisione di paracadutisti di un'altra nazione
che attaccando i tuoi soldati sta marciando sulla capitale del tuo paese. Ma di che cavolo hai bisogno per dire sparategli addosso con tutto quello che avete? E infatti Utili fu visto uscire dopo un colloquio con Roat dicendo roba da matti, urlando con gli altri, roba da matti, ci attaccano da tutte le parti, e questo si rifiuta di diramare gli ordini di attaccare i tedeschi da tutte le parti. D'altro canto, perché oggettivamente quando, tralasciando appunto che l'occupazione del territorio, tralasciando che, e questo ormai sembra evidente a quanto sembra, il 9 mattina, quindi 10 ore dopo l'annuncio dell'armistizio, i tedeschi avrebbero consegnato un ultimatum agli italiani imponendogli di fare passare sotto il loro comando i reparti italiani e di consegnare il governo, quindi a una guerra, ma quando uccidono i tuoi civili e attaccano i tuoi militari, questo è un atto di guerra. Quindi spara contro i tedeschi, punto e stop. Tornando a noi, di fatto questi reparti hanno combattuto i tedeschi fin da subito, continueranno a combattere i tedeschi, continueranno a combattere ancora meglio e magari con qualche garanzia in caso di caduta dei prigionieri, in caso fossero caduti prigionieri contro i tedeschi dopo il 13 di ottobre, quando il governo italiano, un po' tardi, un po' anche tardi per aver tentato disperatamente di migliorare le proprie condizioni, le condizioni di pace imposte dagli anglo-americani, dichiarerà guerra alla Germania, una cosa di cui non si parla mai, ma come detto appunto da me, ma da tutti, ma anche da Italian Military Archives, c'è un motivo per cui l'Italia non ha fatto la fine della Germania nel 1945. L'Italia ha visto che la guerra si fa con degli scopi, nel momento in cui non ci sono scopi né possibilità, e anche se vincesse il tuo alleato tu perdi lo stesso, tu lasci la guerra. E nel momento in cui l'Italia lascia la guerra, poteva farlo molto meglio, come faranno anche altre nazioni del 44, tranne l'Ungheria, cui andrà male, perché l'Ungheria ci proverà, ma succederà quello che forse sarebbe successo a Roma, ovvero sia i tedeschi prendono il governo, lo costringono a continuare la guerra in maniera suicida. Il governo ungherese infatti sarà obbligato a firmare il suicidio della propria nazione. L'Italia combatterà per 1 anno e mezzo, anzi per quasi 2 anni, contro i tedeschi, contro i nazisti. Per quanto una parte dell'Italia si schiererà al loro fianco, adesso non siamo qua a vedere, come abbiamo già detto, a torto, cioè, oddio, a ragione no, con delle giustificazioni, ma di fatto a torto, l'Italia ufficiale, l'Italia che prima è l'Italia dello Stato, incarnata nel sovrano del governo e poi anche nel governo antifascista, combatterà per 1 anno e mezzo con la propria flotta, con la propria aviazione e anche con l'esercito, che in gran parte era l'esercito che non si era, quella parte dell'esercito che non si era sfaldata e non era stata abbandonata a se stessa dopo l'8 settembre 1943. Quindi la grande, quella che in Sardegna e in Corsica sono delle vittorie marginali, di fatto per l'Italia sono delle grandi vittorie, delle vittorie strategiche, perché avranno ripercussioni sul lunghissimo periodo. Avranno enormi ripercussioni sul lunghissimo periodo. E ci consentiranno piano pianino di entrare nelle nazioni, molto piano pianino, e anche contro la volontà alle volte inglese e americana, di entrare nelle Nazioni Unite. Non da pari, quello ci è andato male, potevamo anche giostrarcela meglio, ma come almeno co-belligeranti, e riuscire a concorrere alla liberazione del nostro stesso paese. Quindi in realtà 2 vittorie davvero grandi e non solo tattiche ma anche strategiche. Ora, ci siamo già allungati un po' troppo, appunto queste forze verranno, per finire le cose, parleremo la prossima volta a questo punto, magari ancora più specificatamente della Corsica, poi delle basi sparse un po' in giro. Abbiamo già detto che queste saranno le forze portate sul continente per combattere contro i tedeschi, nazisti e fascisti, sì, soprattutto i tedeschi e nazisti. E poi dobbiamo annunciare però che la prossima live non sarà tanto sulle vittorie italiane, ma sarà sugli eventi più tragici, ovverosia quegli eventi di cui all'italiana si parla molto spesso. In Italia amiamo dimenticarci le vittorie, amiamo dimenticarci i motivi delle sconfitte e ci ricordiamo degli eroi che combattono da soli, ovverosia appunto quelle persone, quei reparti che
mentre intorno decine, se non centinaia di altri reparti si sfaldavano, ognuno pensava a tornare a casetta sua, quei reparti che rimangono saldi alla fine si vedono arrivare contro tutti i tedeschi di tutta la zona, perché anche i loro commilitoni dell'altro reggimento, dell'altro battaglione, dell'altra compagnia hanno pensato di andarsene e lasciarli lì nelle pesti. E i comandi ovviamente non hanno aiutato. Quindi potete intuire che nei prossimi giorni andremo a parlare della lotta feroce, intanto di alcune lotte feroci e disperate di cui non si parla mai. Adesso ho preso questo libro anche per indagare la resistenza, non tanto della quarta armata della Francia continentale, ma per esempio nella Dalmazia, perché, e qua ci sono fonti sconcordanti. Io, da una parte, Arrigo Petacco, se non sbaglio, dice che Zara si arrende subito, mentre Biagi dice che Zara combatte quasi 2 settimane. Ho preso la fonte ufficiale, per quanto antiquata, dovrebbe dirmi cosa hanno fatto i reparti intorno a Zara. Però dopo andremo a parlare anche delle grandi sconfitte, ma quelle sconfitte che col sangue versato danno l'onore, ma l'onore nel senso appunto il senso di rinascita, il sangue che tra virgolette errora il terreno, che è felice nel senso che dà nuova vita, che ti dà anche l'illusione patriottica per dire non tutti eravamo così, c'è chi ha fatto il suo dovere fino alla fine in nome di questi eroi che continuano a combattere nonostante sia chiaro che sia tutto perduto, e che quindi rinsaldano ancora il sentimento nazionale, anche nella propaganda più becera, ma anche nella propaganda vera, nell'ideale vero. E ovviamente quindi andremo a parlare dei martiri della divisione Acqui a Cefalonia e a Corfù. Andremo a parlare della resistenza di Lero, di cui non si parla quasi mai. Metal Mike, se non sbaglio, ne parlava la prima volta che ne senti io è la resistenza tricolore di Arrigo Petacco, dove addirittura c'è una bellissima immagine sulla copertina dell'epoca di artiglieri italiani e inglesi che collaborano al pezzo per sparare sui tedeschi. Andremo a parlare di alcuni di quegli eventi dove molti soldati fecero il loro dovere, molti altri non lo fecero, ma sicuramente si vide sì, di che tempra erano gli uomini, di che tempra erano quelli che sopravvissero, magari comunque sacrificandosi, di che tempra furono coloro che finirono in prigionia centinaia di migliaia e si rifiutarono di giurare fedeltà alla Repubblica Sociale fin quasi al momento di morire di fame, di che tempra furono coloro che combatterono armi in pugno fino alla fine, non solo a Roma, ma anche nel resto d'Italia e nel resto d'Europa, perché a questo livello, magari traditi dai propri comandanti, abbandonati dai propri compagni. Quelle sono le persone che come si diceva e come era già successo innumerevoli volte, come probabilmente succederà, aprirono la strada volendo anche un mondo migliore. Questo concetto che se qualcuno, per costruire il domani, qualcuno deve piantare il proprio corpo nel terreno oggi. Molto spesso non ce n'è bisogno, ma evidentemente in certe circostanze storiche questo sacrificio è richiesto e certe persone capiscono quando è il momento di farlo. Certo, riescono magari anche a sacrificarsi senza bisogno di morire, ma sicuramente fanno del loro meglio, laddove altri invece si dimostrano del tutto non all'altezza della situazione. Quindi detto questo, vi informo già quindi che ci saranno altre live, andremo avanti con la fabbricazione dei video, magari faremo dei video più specifici sulla Corsica, non solo live ma anche video, quindi con l'impostazione come si può dire, delle immagini e dei video, sperando che il copyright non ce li abbatta, perché poi qualcosa che non si dice mai è che alle volte pubblicare questi video è un pochino complicato, ma sicuramente faremo altre live su questo, faremo delle post sulle varie resistenze, la resistenza della Sardegna, della Corsica e sulle altre resistenze in Europa, li faremo sia su Instagram sia qua su YouTube. E quindi niente, dai, facciamo così, io rimango ancora qua, se avete qualche domanda specifica, perché vedo che ci sono ancora 7 coraggiosi che o forse ci stanno seguendo o si sono addormentati davanti allo schermo, potrebbe anche essere.
Se avete qualche domanda rimango ancora qualche minutino a parlare, se magari senza delirare di questo, e niente, se no chiudiamo qua la live molto semplicemente. Sinceramente speravo che questa live uscisse meglio, invece ci sono stati un po' di intoppi, sia nella preparazione sia nell'esecuzione. Non so perché, tra l'altro, certe documentazioni che ero preparato non sono più riuscito a trovarle. E del resto, ragazzi, vi chiedo perdono per questo, anche la live aveva detto che l'ho preparata molto velocemente. Mi ero imposto di farla ancora 10 giorni, cioè a una settimana dall'8 settembre, quindi ci sono arrivato, solo che mi sono ricordato che dovevo farla ieri sera. E quindi oggi ho usato un po' il tempo insieme a il tempo ovviamente rimanente dal lavoro e da altro per prepararla, e è uscito, potremmo dire che è uscito un ambrogio, un ambrosio, alla meno peggio. Dedara, sei ancora sveglio? Grazie per la collaborazione. No, esatto, poi intanto sicuramente grazie a tutti per la collaborazione, a Metal Mike, a Shevan, a Dedara e a tutti gli altri, a Giorgio, che sono stati qua a rendere anche una live partecipata e ancora più interessante. Tipo, io ho imparato il motivo per cui è stato bombardato Monte Cassino, anche a Pierpaolo. Ho imparato il motivo per cui è stato bombardato Monte Cassino, che non è affatto scontato. E poi vi ripeto, ci saranno anche altre live comunque sull'8 settembre. Io stavo organizzando con calma, appena gli altri possono, una live anche sulle conseguenze politiche di Monte Cassino dell'8 settembre, perché ce ne sono tante. Poi ovviamente sono sulla bocca di tutti. Sapete com'è anche il mio pensiero, no? Alla solito l'italiano è colpa di tutti, quindi non è colpa di nessuno. Si trova un capo espiatorio, che in questo caso fu il tappetto, se così possiamo chiamarlo, Vittorio Emanuele III, mentre gli altri, bene o male, a parte quelli che creparono, poveri cristi, quei 100.000 che morirono in quell'anno di guerra e quegli anni di occupazione, i massimi responsabili furono lasciati in pace, appunto graziati alla Repubblica, hanno ancora i paesi con il loro nome, hanno ancora il loro medagliere, come del resto hanno ancora il loro medagliere e sono stati reintegrati nell'esercito persone che hanno aderito alla Repubblica Sociale e si sono macchiati delle peggiori nefandezze. Il classico colpo di spugna all'italiana. E così è andata. Vabbè, signori, dato che qua non ci sono domande, no, davvero Dedara, grazie a te. Oggi, anzi, perdonatemi, ripeto, specie te, Dedara, Metal Mike e Shevan, che avete collaborato, perdonatemi perché almeno parere mio, la live non è stata, non dico di alto livello, ma non è stata del livello che mi aspettavo. Detto questo, che altro c'era? C'era anche un Nicolò da salutare? Sì, ciao Nick 10. E detto questo, se nessuno altro da dire, mezzanotte meno un quarto, io oggi tra la live e altre cose ho già parlato decisamente troppo, domani mi tocca andare a cantare, quindi ciao Giorgio, me l'ho dimenticato di te, grazie a te, e se non c'è altro, appunto, mi raccomando, rimanete sintonizzati, come si può dire. Comunque, appunto, torneremo a parlare di questi argomenti con live di livello infinitamente superiori, con video che avranno sentore mondiale per la capacità della regia e della fotografia di catturare le vostre menti e i vostri spiriti, ma comunque sicuramente, anche se così non sarà, torneremo a parlare dell'8 settembre, di storia militare e anche di storia normale, ce la faremo prima o poi, italiana e non solo. Ovviamente, come sempre, dove? Se non su Instagram e su YouTube, ma ovviamente con Zac Zac. Ciao ragazzi, ci vediamo prestissimo. Buona serata per Paolo e ciao a tutti.